Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Atto di dolore. Mio Dio, mi pento e mi dolgo con tutto il cuore dei miei peccati, perché peccando ho meritato i tuoi castighi, e molto più perché ho offeso te, infinitamente buono e degno di essere amato sopra d'ogni cosa. Propongo col tuo santo aiuto di non offenderti mai più e di fuggire le occasioni prossime di peccato. Signore, misericordia, perdonami. Per tutti i fratelli e sorelle che soffrono nel corpo. O Madre, ti preghiamo per questi nostri fratelli affinché tu li guarisca. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non ci abbandonare alla tentazione, ma liberaci dal male. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei la benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Fratelli e sorelle, recitiamo in onore della Santissima Vergine Madre il Magnificat. L'anima mia magnifica il Signore e il mio spirito esulta in Dio mio Salvatore, perché ha guardato l'umiltà della sua serva. D'ora in poi tutte le generazioni mi chiameranno beata. Grandi cose ha fatto in me l'Onnipotente, e santo è il suo nome. Di generazione in generazione la sua misericordia si stende su quelli che lo temono. Ha spiegato la potenza del suo braccio, ha disperso i superbi nei pensieri del loro cuore, ha rovesciato i potenti dai troni, ha innalzato gli umili, ha ricolmato di beni gli affamati, ha rimandato i ricchi a mani vuote. Ha soccorso Israele suo servo, ricordandosi della sua misericordia, come aveva promesso ai nostri padri, ad Abramo e alla sua discendenza per sempre. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Preghiera a Maria. O Maria, Madre di Dio, riversa su tutta l'umanità il fiume di grazie che sgorga dal tuo amore infuocato, ora e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei la benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Atto di consacrazione a Maria. O Maria, Regina del mondo, Madre di bontà, fiduciosi nella tua intercessione, noi affidiamo a te le nostre anime. Accompagnaci ogni giorno alla fonte della gioia. Donaci il Salvatore, noi ci consacriamo a te, Regina dell'amore. Amen. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei la benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Per i nostri cari defunti. O Vergine Madre, ti preghiamo per tutti i nostri cari defunti e per le anime del purgatorio. L'eterno riposo dona loro, Signore, risplenda ad essi la luce perpetua, riposate in pace. Amen. L'eterno riposo dona loro, Signore, risplenda ad essi la luce perpetua, riposate in pace. Amen.
L'eterno riposo dona loro, Signore, risplenda ad essi la luce perpetua, riposate in pace. Amen. Carissimi fratelli e sorelle, vi do la santa benedizione. Per intercessione di Maria Immacolata, vi benedica Dio Padre Onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo. Amen. Buona e santa giornata a tutti voi, fratelli e sorelle. Pace e bene, Ave Maria. Madre del Verbo, dimora di luce, nel tuo silenzio il cielo parlò, nel tuo grembo il Verbo si fece carne e la speranza in te germogliò. Scendi, Spirito Santo, scendi per Maria. Vieni, Spirito Santo, vieni per Maria. Creduto all'annuncio d'amore, nel tuo sì il mondo ha ritrovato la pace e l'eternità, l'amore del Padre. Scendi, Spirito Santo, scendi per Maria. Vieni, Spirito Santo, vieni per Maria. Scendi in noi, Santo Spirito. Tu hai creduto all'annuncio d'amore, nel tuo sì il mondo ha ritrovato la pace e l'eternità, l'amore del Padre. Madre di tutti, Chiesa nascente, in te la grazia canta ancora oggi. Rendici docili, puri, ardenti, come una fiamma che non si spegne. Scendi, Spirito Santo, scendi per Maria. Vieni, Spirito Santo, vieni per Maria.
Buongiorno a tutti, domenica 27 luglio. Oggi Gesù dice: volete andarvene anche voi? E gli apostoli, dopo che se ne sono andati tutti, rispondono per bocca di San Pietro: da chi andremo? Tu solo hai parole di vita eterna. Ma che parole aveva Gesù? Probabilmente sapeva leggere nel cuore, sapeva dire cose che rimangono per sempre, sapeva parlare delle cose vere, profonde della vita. Tutti noi abbiamo avuto qualcuno che ci ha parlato così. Da bambino ascoltavo il mio papà e raccontava storie meravigliose. Poi da più grandicello lo ascoltavo e mi faceva capire cose importanti della vita. Ma ancora da adulto lo ascoltavo e mi sorprendeva perché mi faceva interpretare in maniera diversa la realtà. E allora abbiamo bisogno di parole così. Dio ci consegna parole così, da conservare nel cuore. Allora stiamo davanti a Dio, ascoltiamo la sua parola per ricevere parole del genere. Buona giornata. Siano lodati Gesù e Maria. Cari fratelli e sorelle, oggi meditiamo sulla crocifissione di Gesù. San Vincenzo Maria Strambi così scriveva nel suo devoto libro. Giunto Gesù sul monte Calvario, dopo un penoso viaggio con duro tronco di croce sulle sue sacratissime spalle che già ferite facevano uscire vivo sangue, fu preso dal furore dei suoi avversari e fu spogliato delle sue vesti e persino di quella che portava sulla carne. Questa si era attaccata alla pelle per tante così crudeli battiture ricevute nella flagellazione, per cui nel levarla, come merita devotamente San Lorenzo Giustiniani, gli si rinnovarono le piaghe con molto spargimento di sangue. Considera, anima mia, il dolore acerbissimo di Gesù, gli insulti, gli strazi che questo innocente agnello soffrì in mezzo a quei lupi rabbiosi, avidi del suo sangue e desiderosi di crocifiggerlo. Intendi però cosa egli ti insegna con questo suo spogliamento. Spiega a Sant'Agostino che il Signore vuole che, con le sue piaghe, con il suo sangue, vengano tolte da noi la pelle dei vizi ai quali l'anima si è attaccata. Mio Gesù, per il tuo sangue adorabile, fa che il mio cuore si distacchi da tutto ciò che non è conforme alla tua santissima volontà. Spogliato Gesù delle sue vesti, va egli stesso a coricarsi sulla croce, vi stende sopra le mani e i piedi che quei carnefici crudeli trafiggono con durissimi chiodi. Si slogano le ossa del suo santissimo corpo e si aprono fiumi di sangue che scorre in gran copia da quelle ferite. Anima mia, chi può intendere con la mente ed esprimere con le parole il dolore indicibile di Gesù in tale effusione di sangue? Si innalza la croce, si impianta nella fossa ivi già preparata e si espone alla vista di un popolo immenso, il crocifisso Signore. Il sole si oscura, le tenebre ricoprono la faccia della terra, si spezzano le pietre, si aprono i sepolcri, risorgono i morti, si squarcia il velo del Tempio. E Gesù, intanto, offre il suo sangue all'Eterno Padre e lo prega per questo sangue a perdonare i suoi crocifissori. Cancella con questo sangue la condanna dell'eterna dannazione e sigilla il nuovo ed eterno testamento. Segue il colloquio con Gesù.
Crocifisso mio Redentore, se altre volte con i miei peccati mi sono unito ai tuoi crocifissori e ho aperto quelle piaghe tornando a crocifiggerti nel mio cuore, oggi, dolente e contrito, ne sento il più vivo dolore, e per quel sangue sacratissimo che da esse si sparge, ti prego di perdonarmi. Io ti adoro crocifisso e unisco le mie adorazioni a quelle che la tua Madre Maria Santissima, il diletto discepolo San Giovanni, la Maddalena, le Piedonne e il buon ladrone convertito ti offrirono là sul Calvario. Tu dicesti che quando saresti stato sollevato da terra avresti attirato tutti a te. Ecco che sei innalzato dalla terra ed elevato in cielo. E io resterò ancora attaccato alla terra? O Signore, per virtù della croce, con i vincoli del tuo sangue, attirami a te, e, come per pura tua misericordia mi creasti e per la mia redenzione sospeso dalla croce fossi crocifisso, così fa che io non mi separi mai da te per i meriti di quel sangue amorosissimo che per mia salvezza spargesti. L'esempio finale è tratto dalla vita di Santa Caterina da Genova. Fin da fanciulla, Santa Caterina da Genova, avendo nella sua stanza un'immagine di Gesù morto, spesso, riguardandolo così ferito e insanguinato, si sentiva accendere tutta di amore per Gesù e voleva consacrarsi a lui diventando monaca. Ma giunta all'età di 16 anni le convenne sposare un cavaliere della città e quindi, stimolata dai suoi, si diede alle conversazioni e divertimenti pericolosi del secolo. Non trovando però in essi vero sollievo, ma piuttosto rimorsi, volle fare una confessione generale in cui, per un tratto speciale della grazia, fu talmente penetrata da sentimenti di contrizione che ne restò quasi tramortita, dicendo di continuo: «Amor mio, non più peccati». Le fu poi ravvivata e accresciuta la compunzione da una visione nella quale vide il suo crocifisso Signore tutto grondante sangue, che gli diceva di essere stato ridotto così dai peccati degli uomini e dal suo amore per essi. Una tale visione le restò così altamente scolpita nel cuore che quasi non sapeva poi pensare ad altro, struggendosi tutta in lacrime. Cari fratelli e sorelle, non c'è più grande amore che dare la vita per i propri amici, e Gesù ha donato la sua vita per noi fino all'ultima goccia, morendo sulla croce. Ringraziamolo di cuore e diciamo anche noi con Santa Caterina da Genova: amore mio, non più peccati. Eterno Padre, io ti offro per le mani purissime di Maria il sangue che Gesù sparse con amore nella passione e ogni giorno offre nel sacrificio eucaristico. Unisco le preghiere, le azioni e le sofferenze mie di questo giorno secondo le intenzioni della vittima divina, in espiazione dei miei peccati, per la conversione dei peccatori, per le anime del purgatorio e per i bisogni della Santa Chiesa. In particolare te l'offro secondo le intenzioni del Santo Padre e per questo bisogno che tanto mi sta a cuore. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Sangue di Cristo effuso sulla croce, salvaci. E per intercessione della Beata Vergine Maria di San Giuseppe, il Signore Onnipotente vi benedica, vi custodisca e vi liberi da ogni male. Nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Siano lodati Gesù, Giuseppe e Maria.
Buongiorno, buona domenica, domenica 27 luglio. Siamo al capitolo 11 del Vangelo di Luca, con un brano lungo, denso, con tanti spunti, col filo conduttore della nostra relazione con Dio, col filo conduttore sul tema della preghiera. Infatti inizia proprio così. Gesù si trovava in un luogo a pregare. Gesù pregava, aveva una relazione costante e autentica e profonda e viva con il Padre. Quando ebbe finito, uno dei suoi discepoli, probabilmente colpito dall'esperienza che aveva visto fare a Gesù, gli disse: Signore, insegnaci a pregare. In fondo Giovanni Battista lo ha fatto coi suoi discepoli. Insegna anche a noi a pregare. Noi tante volte confondiamo il pregare col dire le preghiere. E infatti Gesù insegna una preghiera che non è tanto una formula da ripetere, quanto uno stile da avere, quanto i criteri con cui vivere la nostra relazione con Dio. Egli disse loro: quando pregate dite Padre. La prima parola è questa. Riconosci che di fronte a te non hai un'entità astratta, ma hai una persona. È una persona con delle caratteristiche ben precise. È tuo padre, senza il quale tu non esisteresti. Nessuno di noi esisterebbe se non avesse avuto i suoi genitori. Bravi, cattivi, qualsiasi tipo. Comunque ciascuno di noi è nato perché qualcuno è stato strumento perché ricevesse il dono della vita. Dio è questo, è colui che ci ha in qualche modo generato, dato la vita. E quindi qualcuno che ci conosce, e quindi qualcuno che ci tiene a noi, e quindi qualcuno che ci vuole bene, e quindi qualcuno col quale si può appunto entrare in relazione. Quando pregate dite Padre, e poi quelle due richieste. Luca è più essenziale rispetto a Matteo, al Padre nostro che recitiamo normalmente, ma dice le stesse cose. Sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno. Tutti ti riconoscano per quello che sei, si possa finalmente realizzare il tuo sogno, il tuo progetto sul mondo e sull'umanità. Dopodiché, se ci credi che Dio è tuo Padre e che ti fidi di Lui, chiedigli quello di cui hai bisogno, fidandoti che non ti farà mancare ciò di cui hai bisogno. Dacci ogni giorno il nostro pane di quel giorno. Noi tendiamo sempre a essere previdenti e in parte anche necessario e giusto. Gesù ci dice: fidati però più della sua provvidenza che della tua previdenza. Fidati del fatto che Dio non ti farà mancare ciò di cui hai bisogno. Dacci ogni giorno il nostro pane quotidiano e perdoni i nostri peccati. Anche noi infatti perdoniamo ad ogni nostro debitore. Luca la mette proprio come dato di fatto. Perdonaci perché noi perdoniamo. Forse dovremmo essere più umili noi e dire: Signore, poiché tu ci perdoni, abbiamo la forza e l'impegno e la necessità di perdonare. E non abbandonarci alla tentazione. La strada è faticosa. In ciascuno di noi c'è del grano buono che l'hai seminato tu, ma c'è anche la zizzania che ha seminato il nemico. E allora, Signore, aiutaci a non dare spazio alla zizzania, aiutaci a far crescere il grano buono, non abbandonarci nella tentazione. E poi Gesù va avanti, insistendo a motivare i suoi amici, quel tale che gli ha chiesto insegnaci a pregare, sulla necessità di alcune caratteristiche della preghiera, soprattutto della preghiera di domanda, che sia animata sulla fiducia, che sia animata sulla costanza, che sia basata sulla costanza, che sia basata sulla certezza che il Signore vuole il nostro bene. E allora fa degli esempi, racconta delle piccole parabole, no? Se uno di voi è un amico che a mezzanotte va a chiedergli prestami dei pani perché devo ospitare un altro amico, e quello da dentro dice: ma no, non posso alzarmi
per alzarmi dovrei far alzare tutta la mia famiglia, non c'erano le camere da letto, e l'ingresso e la sala e la cucina nelle case dei tempi di Gesù, era un ambiente unico, di giorno era un ambiente, di giorno, di notte si stendevano le stuoie e diventava la stanza per dormire. È motivata questa riluttanza. Però Gesù dice, se quel tale insiste, alla fine l'amico, se non altro per toglierselo di torno, si alzerà e gli darà quello di cui ha bisogno. Tra di voi ragionate così. Voi che siete cattivi, siete capaci di dare cose buone ai vostri figli. A un figlio che ti chiede un pane, tu non gli dai una pietra, se ti chiede un pesce non gli dai uno scorpione. E allora non pensi che il Padre tuo, a maggior ragione, ti darà ciò di cui avrai bisogno? Non ti darà quello che non è per il tuo bene. Se tu gli chiedi lo scorpione non te lo dà, se tu gli chiedi la pietra non te la dà, ma il pane te lo dà, certamente. E allora la conclusione del brano. Se dunque voi che siete cattivi sapete dare cose buone ai vostri figli, quanto più il Padre vostro darà, che cosa? Lo Spirito Santo a coloro che glielo chiedono. Dobbiamo imparare a invocarlo di più, il dono dello Spirito, che è la vita di Dio, che è l'amore di Dio, che è il modo di guardare a noi stessi, al mondo, alla vita, con gli occhi di Dio, che è la forza che ci permette di amare con il cuore di Dio. Se hai quello, hai tutto. Affronti le difficoltà, affronti le fatiche, affronti i dubbi, affronti i fallimenti. Se ti lasci animare dallo Spirito di Dio, produci certamente quei frutti di amore, di gioia, di pace che desideri. E allora, Signore, donaci davvero il tuo Spirito. Aiutaci a riconoscerlo sempre di più come colui che può animare la nostra vita. Aiutaci a seguire la sua strada, la sua luce. Il Signore ci benedica, faccia di noi artigiani di pace. Alla prossima, ciao! Siamo all'interno del santuario dedicato a Suor Giuseppina Bakhita, la santa di Schio. È molto emozionante raccontare la sua storia in pochissime parole, perché in realtà anche la Chiesa merita tanto. Gli scledenzi la chiamano affettuosamente da sempre Madre Moretta, perché infatti lei veniva dal Sudan, è morta nel 1947 e all'inizio faceva parte di un istituto della carità e poi è entrata a far parte delle Canossiane. Difatti questa a Schio è detta anche la Chiesa delle Canossiane, perché c'è una scuola molto importante e tutta questa storia nacque da una scuola per bambini. Questa piccola chiesa neoclassica è stata progettata da Bartolomeo Folladore ed ha una struttura interessante perché è pianta centrale come il Pantheon di Roma, ma anche come tante meravigliose opere d'arte di Palladio, che non a caso siamo sul suo territorio. Però quello che si sente subito è l'atmosfera avvolgente e rasserenante di questo piccolo santuario, un piccolo gioiello a Schio,
arricchito anche dalla presenza delle spoglie di madre Giuseppina Bakhita, che tra l'altro sono proprio raffigurate molto belle, con un calco prezioso di una scultura. La chiesa che vediamo oggi fu cominciata nel 1853 e finita nel 1901, tantissimi anni, ma l'hanno fatta bene. Anche alcuni artisti hanno partecipato, importanti, come per esempio Romano Cremasco, che è autore della bellissima Pietà, di tipo quasi un po' asburgico, austro-ungarico, perché il Cristo stava tagliato. E poi ci sono le Vie Crucis di Guido Cremasco. Da vedere sono anche i 4 elementi monocromi di Giuseppe Mincato dedicati alle storie della Sacra Famiglia. Con Madre Bakhita conosciamo anche un pezzettino di storia, perché la sua vita è una storia straordinaria. Qui si può conoscere bene attraverso le fotografie, ma anche l'esposizione permanente. E comunque è clamoroso, oggi non potremmo mai pensare che una fanciulla in Africa venga rapita per diventare una schiava. E ci fa molto orgoglio pensare che un console italiano invece poi la compra per portarla in Italia. È talmente amata da tutti coloro che hanno a che fare con lei fa anche la bambinaia, che vorrebbero adottarla, ma qualsiasi altra vita a lei non interessa. Lei ha l'illuminazione, ha l'ispirazione, ha la vocazione, e quindi in questa mostra possiamo seguire tutte le tappe di questo viaggio che l'ha portata poi a Schio alle Canossiane. E magari sarebbe contenta Madre Bakhita di sapere che ci facciamo anche un giro nella geografia grazie alla sua Africa, che è tanto rappresentata in questa mostra permanente, a partire dal villaggio di Olgassa dove lei è nata, però poi nel tempo e nello spazio si arriva alla ricostruzione della sua camera da letto. Lei parlava anche il dialetto, parlava come noi, e Dio lo chiamava il Paron, e così proprio si familiarizzava certamente molto fin da allora con lo spirito di questa città, che ama, sdrammatizzare, ama il sorriso e ama anche la spiritualità. Quello che non c'è bisogno di dire, perché si sente, si sa quanto Schio vuole bene a Madre Giuseppina Bakhita, Madre Moretta, che è stata un esempio di liberazione e di integrazione e di coraggio. E questi argomenti oggigiorno sono di grande attualità e non è male ricordarseli attraverso questa bella figura di donna e di santa. Che ne dite?
Buongiorno bella gente, buona domenica 27 luglio, vedete il meteo di legno, pressione in diminuzione, una perturbazione se ne va, spazio a una rimonta anticiclonica, ma pomeriggio sera altra perturbazione nord-atlantica fino a martedì, quindi freddo, tutto a posto, tutto a posto. Alpi Giulia, cimitero, lasciamo perdere. Buona domenica, anzi, spinosa. Ben ritrovati dalla redazione. Un morto e 2 feriti, uno dei quali grave. Il tragico bilancio dell'incidente stradale avvenuto nel primo pomeriggio di ieri all'imbocco della strada costiera a Trieste, nel quale sono stati coinvolti uno scooter e 2 moto. Lo schianto è avvenuto nel tratto in salita tra il bivio di Miramare e l'incrocio con via Beirut. A perdere la vita è stato il 58enne triestino Moreno Privilegi. L'uomo è morto sul colpo. Ammonta a 10.000 euro il valore totale dei beni sottratti da un'abitazione di Codroipo nella giornata del 22 luglio. Il residente che ne ha fatto le spese, un uomo del 1977, ha sporto denuncia presso i carabinieri della stazione locale. A quanto emerge dal documento, i malviventi si sarebbero introdotti in casa forzando la porta d'ingresso. Il bottino è composto da orologi di valore, monili in oro, sui quali l'uomo non aveva stipulato un'assicurazione. Le indagini sono affidate all'Arma. Le criticità causate dal maltempo dei giorni scorsi nella destra a tagliamento sono per lo più conseguenti alla caduta di alberi e hanno visto il rapido dispiegamento delle squadre comunali di protezione civile. I volontari hanno operato principalmente a supporto dei vigili del fuoco, confermando l'importanza della collaborazione tra queste realtà, collaborazione peraltro supportata dalla convenzione appena rinnovata per il triennio 2025-2028, quanto dichiarato dall'assessore regionale delegato alla protezione civile Riccardo Riccardi al termine dei sopralluoghi effettuati nei comuni di Pasian di Pordenone, Brugnera, Sacile e Porcia, assieme ai rispettivi sindaci. Sold out in soli 34 minuti per il concerto di Lorenzo Giovanotti e lui per il Giova Bike Party al No Borders Music Festival, unico appuntamento live dell'estate. Per l'artista non ha deluso il pubblico, esibendosi in un mix travolgendo di grandi classici e brani del nuovo album Il Corpo Umano Volume 1, compreso il singolo Occhi e Cuore. Gli organizzatori parlano di un evento irripetibile, visionario, nato per celebrare la musica e la libertà. Cambiamo argomento, andiamo a dare un'occhiata alle previsioni meteorologiche per la giornata odierna. Al mattino rovesci e temporali localmente anche forti, specie su bassa pianura e costa. Nel corso della mattinata temporanea, fase più stabile con cielo variabile o poco nuvoloso. Dal pomeriggio nuovamente probabili rovesci e temporali sparsi che dalla zona montana si estenderanno poi al resto della regione. In serata e nella notte successiva possibili piogge abbondanti. Temperature minime in pianura fra 16 e 18 e sulla costa
fra 17 e 20 gradi, le massime ovunque fra 25 e 27 gradi centigradi. Previsioni a cura di ARPA e FVG Meteo. Ed è tutto per il momento con l'informazione. Grazie per averci seguito, a più tardi. Almeno 25 persone Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora.
Buona domenica nel Signore. Che bello essere famiglia di famiglie. Che bello essere qui. Ci ritroviamo attorno all'altare del Signore per lasciarci illuminare dalla Sua parola e sostenere dal pane di vita. Oggi celebriamo anche la giornata mondiale dei nonni e degli anziani, voluta da Papa Francesco. È un'occasione preziosa per rendere grazie per la loro presenza, la loro testimonianza di fede, la loro saggezza silenziosa e il loro amore fedele. Accogliamo con cuore aperto il Vangelo che ci invita a fidarci come figli di Dio. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo, la grazia del Signore nostro Gesù Cristo, l'amore di Dio Padre e la comunione dello Spirito Santo siano con tutti voi. Fratelli e sorelle, per celebrare degnamente i santi misteri riconosciamo i nostri peccati. Signore, mandato dal Padre a salvare i contriti di cuore, Kyrie eleison. Cristo, che sei venuto a chiamare i peccatori, Christe eleison. Signore, che siedi alla destra del Padre, intercedi per noi. Kyrie eleison. Dio Onnipotente abbia misericordia di noi, perdoni i nostri peccati e ci conduca alla vita eterna. Gloria, gloria, in excelsis Deo, gloria, gloria, in excelsis Deo,
e pace intera agli uomini amati del Signore. Noi ti lodiamo, ti benediciamo, ti adoriamo, ti glorifichiamo, ti rendiamo grazie per la tua gloria immensa. Signore Dio, Re del cielo, Dio Padre onnipotente, Signore Figlio unigenito Gesù Cristo, Signore Dio, Agnello di Dio, Figlio del Padre, tu che togli i peccati del mondo, abbi pietà di noi. Tu che togli i peccati del mondo, accogli la nostra supplica. Tu che siedi alla destra del Padre, abbi pietà di noi. Perché tu solo il Santo, tu solo il Signore, tu solo l'Altissimo Gesù Cristo, con lo Spirito Santo, nella gloria di Dio Padre. Amen. Gloria, gloria, in excelsis Deo. Gloria, gloria, in excelsis Deo. Preghiamo. O Dio, nostra forza e nostra speranza, senza di te nulla esiste di valido e di santo. Effondi su di noi la tua misericordia, perché da te sorretti e guidati usiamo saggiamente dei beni terreni nella continua ricerca di beni eterni. Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio, che è Dio, e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli. Dal libro della Genesi. In quei giorni disse il Signore: il grido di Sodoma e Gomorra è troppo grande e il loro peccato è molto grave. Voglio scendere a vedere se proprio hanno fatto tutto il male di cui è giunto il grido fino a me. Lo voglio sapere. Quegli uomini partirono di là e andarono verso Sodoma, mentre Abramo stava ancora alla presenza del Signore. Abramo gli si avvicinò e gli disse: davvero sterminerai il giusto con l'empio? Forse vi sono 50 giusti nella città, davvero li vuoi sopprimere? E non perdonerai a quel luogo per riguardo ai 50 giusti che vi si trovano? Lontano da te il far morire il giusto con l'empio, così che il giusto sia trattato come l'empio, lontano da te. Forse il giudice di tutta la terra non praticherà la giustizia? Rispose il Signore: se a Sodoma troverò 50 giusti nell'ambito della città, per riguardo a loro perdonerò a tutto quel luogo. Abramo riprese e disse: vedi come ardisco parlare al mio Signore, io che sono polvere e cenere. Forse ai 50 giusti ne mancheranno 5. Per questi 5 distruggerai tutta la città? Rispose: non la distruggerò se ve ne troverò 45. Abramo riprese ancora a parlargli e disse: forse là se ne troveranno 40. Rispose: non lo farò per riguardo a quei 40. Riprese: non si adiri il mio Signore se parlo ancora, forse là se ne troveranno 30. Rispose: non lo farò se ne troverò 30. Riprese: vedi come ardisco parlare al mio Signore, forse là se ne troveranno 20. Rispose: non la distruggerò per riguardo a quei 20. Riprese: non si adiri il mio Signore se parlo ancora una volta,
forse là se ne troveranno 10. Rispose: non la distruggerò per riguardo a quei 10. Parola di Dio. Nel giorno in cui ti ho invocato, mi hai risposto. Ti rendo grazie, Signore, con tutto il cuore. Hai ascoltato le parole della mia bocca. Non agli dèi, ma a te voglio cantare. Mi prostro verso il tuo Tempio santo. Rendo grazie al tuo nome per il tuo amore e la tua fedeltà. Hai reso la tua promessa più grande del tuo nome. Nel giorno in cui ti ho invocato, mi hai risposto. Hai accresciuto in me la forza. Perché eccelso è il Signore, ma guarda verso l'umile. Il superbo invece lo riconosce da lontano. Se cammino in mezzo al pericolo, tu mi ridoni vita. Contro la collera dei miei avversari, stendi la tua mano. La tua destra mi salva. Il Signore farà tutto per me. Signore, il tuo amore è per sempre. Non abbandonare l'opera delle tue mani. Dalla lettera di San Paolo Apostolo ai Colossesi. Fratelli, con Cristo sepolti nel battesimo, con Lui siete anche risorti mediante la fede nella potenza di Dio, che lo ha risuscitato dai morti. Con Lui Dio ha dato vita anche a voi, che eravate morti a causa delle colpe e della non circoncisione della vostra carne, perdonandoci tutte le colpe e annullando il documento scritto contro di noi che, con le prescrizioni, ci era contrario. Lo ha tolto di mezzo, inchiodandolo alla croce. Parola di Dio. Alleluia. Avete ricevuto lo Spirito che rende figli adottivi, per mezzo del quale gridiamo: Abbà, Padre. Il Signore sia con voi. Dal Vangelo secondo Luca. Gesù si trovava in un luogo a pregare. Quando ebbe finito, uno dei suoi discepoli gli disse: Signore, insegnaci a pregare, come anche Giovanni ha insegnato ai suoi discepoli. Ed egli disse loro: quando pregate, dite: Padre, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, dacci ogni giorno il nostro pane quotidiano e perdona a noi i nostri peccati, anche noi infatti perdoniamo a ogni nostro debitore, e non abbandonarci alla tentazione. Poi disse loro: se uno di voi ha un amico e a mezzanotte va a lui a dirgli: amico, prestami 3 pani, perché è giunto da me un amico da un viaggio e non ho nulla da offrirgli. E se quello dell'interno gli risponde: non importunare, la porta è già chiusa, io e i miei bambini siamo a letto, non posso alzarmi per darti di pane. Vi dico
che anche se non si alzerà a dargliene perché è suo amico, almeno per la sua invadenza si alzerà a dargliene quanti gliene occorrono. Ebbene io vi dico, chiedete e vi sarà dato, cercate e troverete, bussate e vi sarà aperto, perché chiunque chiede riceve, e chi cerca trova, e chi bussa sarà aperto. Quale padre tra voi, se il figlio gli chiede un pesce, gli darà una serpe al posto del pesce? O se gli chiede un uovo, gli darà uno scorpione? Se voi dunque, che siete cattivi, sapete dare cose buone ai vostri figli, quanto più il Padre vostro del cielo darà lo Spirito Santo a quelli che glielo chiedono. Parola del Signore. Carissimi fratelli e sorelle, Gesù ci ha insegnato a pregare con il Padre nostro. I discepoli vedono Gesù pregare e restano colpiti. Allora chiedono, non chiedono miracoli, non chiedono potere, ma chiedono, Signore, insegnaci a pregare. Perché vedono che la forza di Gesù nasce dalla preghiera. Anche noi abbiamo bisogno di imparare a pregare. Per me personalmente la preghiera non è un obbligo, ma è un bisogno. Gesù non insegna formule magiche, ma insegna un rapporto. Ci insegna a dire Padre, non un Dio lontano, ma un Padre vicino che ci ascolta, ci ama, ci accompagna. Un Padre da cercare ogni giorno, non solo nei momenti difficili. Fratelli e sorelle, poi ci invita anche a chiedere, dacci il pane, perdonarci, liberarci dal male. Ma prima di tutto, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno. Significa prima Dio, poi i nostri bisogni. Perché quando Dio è al centro, anche il nostro cuore si mette in ordine. Gesù ci racconta di un uomo che bussa a mezzanotte e ci dice non smettere a bussare. Anche la preghiera insistente non è fastidiosa per Dio. La preghiera è un segno di fiducia. Chiedere, cercare, bussare. Non perché Dio non sappia, ma perché noi impariamo a fidarci. Allora oggi e anche ogni giorno, con semplicità, diciamo anche noi, Padre, insegnaci a pregare e donaci il tuo Spirito. Sia lodato Gesù Cristo. Rinnoviamo la nostra fede. Credete in Dio Padre Onnipotente, Creatore del cielo e della terra? Credo. Credete in Gesù Cristo, suo unico Figlio, nostro Signore, che nacque da Maria Vergine, morì e fu sepolto, è risuscitato dai morti e siede alla destra del Padre? Credo. Credete nello Spirito Santo, la Santa Chiesa Cattolica, la comunione dei santi, la remissione dei peccati, la risurrezione della carne e della vita eterna? Questa è la nostra fede. Questa è la fede della Chiesa e noi ci gloriamo di professarla in Cristo Gesù nostro Signore. Fratelli e sorelle, eleviamo al Padre la nostra supplica, diciamo insieme, ascoltaci, o Signore.
Ascoltaci, o Signore, per la Santa Chiesa, sostenuta dallo Spirito Santo, sappia sempre accogliere la parola di Dio, per annunciarla a tutti ed essere nel mondo faro di luce e di verità. Preghiamo. Ascoltaci, Signore. Perché tutti, giovani e anziani, sperimentino la gioia della speranza cristiana. Preghiamo. Ascoltaci, o Signore. Perché le comunità sostengano e valorizzino i nonni, promuovendo legami forti fra generazioni. Preghiamo. Ascoltaci, o Signore. Signore buono e fedele, in questa giornata speciale ti affidiamo con affetto i nostri nonni, che da casa, uniti a noi con la preghiera e il cuore, ci accompagnano con il loro amore silenzioso. Preghiamo. Ascoltaci, o Signore. Affidiamo la nostra preghiera personale. Te lo chiediamo per Cristo nostro Signore. Amen. Senti, Signore, Dio dell'universo, della bontà da me, abbraccio questo pane, frutto della terra, del lavoro dell'uomo. Signore, Dio dell'universo, della tua bontà, mi abbraccio. Quanta di salvezza. Pregate, fratelli e sorelle, perché il mio e il vostro sacrificio sia gradito Dio Padre Onnipotente. Accetta, o Signore, queste offerte, che la tua generosità ha messo nelle nostre mani, perché il tuo Spirito operante nei santi misteri santifichi la nostra vita presente e ci guidi alla felicità senza fine, per Cristo nostro Signore. Il Signore sia con voi. In alto i nostri cuori. Rendiamo grazie al Signore nostro Dio. È veramente cosa buona e giusta nostro dovere e fonte di salvezza rendere grazie sempre in ogni luogo a te, Signore Padre Santo, Dio onnipotente ed eterno, per Cristo Signore nostro. Egli, nascendo da Maria Vergine, ha rinnovato l'umanità di caduta, soffrendo la passione ha distrutto i nostri peccati, risorgendo dai morti ci hai aperto il passaggio alla vita eterna. Salendo a te, o Padre, ci hai dischiuse le porte del regno dei cieli. Per questo mistero di salvezza, uniti agli angeli e ai santi, cantiamo senza fine l'inno della tua lode. Santo, 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 è il Signore, Dio dell'universo, i cieli e la terra sono pieni della tua gloria. Osanna, Osanna, Osanna nell'alto dei Osanna, Osanna nell'alto dei cieli.
benedetto colui che viene nel nome del Signore. Osanna, Osanna, Osanna nell'alto dei cieli. Osanna, Osanna, Osanna nell'alto. Veramente santo sei tuo Padre, fonte di ogni santità. Ti preghiamo, santifica questi doni con la rugiada del tuo Spirito, perché diventino per noi il corpo, il sangue del Signore nostro Gesù Cristo. Egli, consegnandosi volontariamente alla passione, prese il pane e rese grazie, lo spezzò, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e mangiatene tutti, questo è il mio corpo, offerto in sacrificio per voi. Allo stesso modo, dopo aver cenato, prese il calice di nuovo, ti rese grazie, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e bevetene tutti, questo è il calice del mio sangue, per la nuova ed eterna alleanza versato per voi e per tutti in remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me. Mistero della fede, annunciamo la tua morte, Signore. Nell'attesa della tua venuta, celebrando il memoriale della morte e resurrezione del tuo Figlio, ti offriamo, Padre, il pane della vita e il calice della salvezza, e ti rendiamo grazie perché ci hai resi degni di stare alla tua presenza a compiere il servizio sacerdotale. Ti preghiamo umilmente per la comunione al corpo e al sangue di Cristo. Lo Spirito Santo ci riunisca in solo corpo. Ricordati, Padre, della tua Chiesa, e cui convocata nel giorno in cui Cristo ha vinto la morte e ci ha resi partecipi della sua vita immortale. Rendila perfetta nell'amore in unione con il nostro Papa Leone, il nostro Vescovo Carlo, i presbiteri e i diaconi. Ricordate anche dei nostri fratelli e sorelle che si sono addormentati nella speranza della risurrezione. Armando, Renata, e nella tua misericordia di tutti i defunti ammettili alla luce del tuo volto. Di noi tutti abbi misericordia. Donaci ad aver parte la vita eterna, insieme con la Beata Maria, Vergine Madre di Dio, San Giuseppe suo sposo, gli Apostoli e tutti i santi, che in ogni tempo ti furono graditi, e in Gesù Cristo tuo Figlio canteremo la tua lode e la tua gloria. Per Cristo, con Cristo e in Cristo, a te Dio Padre Onnipotente, nell'unità dello Spirito Santo, ogni onore e gloria per tutti i secoli dei secoli. Amen. Obbedienti alla parola del Salvatore e formati al suo divino insegnamento, osiamo dire: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno,
sia fatto la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, anche noi rimettiamo i nostri debitori. E non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Liberaci, o Signore, da tutti i mali, concedi la pace ai nostri giorni, e con l'aiuto della tua misericordia vivremo sempre liberi del peccato e sicuri da ogni turbamento, nell'attesa che si compia la beata speranza e venga il nostro Salvatore Gesù Cristo. Signore Gesù Cristo, che hai detto ai tuoi apostoli: vi lascio la pace, vi do la mia pace. Non guardare ai nostri peccati, ma alla fede della tua Chiesa, e donale unità e pace secondo la tua volontà, tu che vivi e regni nei secoli dei secoli. La pace del Signore sia sempre con voi. Scambiatevi il dono della pace. Agnello di Dio, che toglie i peccati del mondo. Ecco l'agnello di Dio. Ecco colui che toglie i peccati del mondo. Beati gli invitati alla cena dell'agnello. O Signore, non sono degno di partecipare alla tua mensa, ma di soltanto di una parola, il mio sarò salvato.
Preghiamo. O Dio nostro Padre, che ci hai dato la grazia di partecipare a questo divino sacramento, memoriale perpetua della passione del tuo Figlio, fa che il dono del suo ineffabile amore giovi alla nostra salvezza, per Cristo nostro Signore. Il Signore sia con voi. Vi benedica Dio Onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo. La messa è finita, ma andiamo in pace.
Buongiorno a tutti, domenica 27 luglio. Oggi Gesù dice: volete andarvene anche voi? E gli apostoli, dopo che se ne sono andati tutti, rispondono per bocca di San Pietro: da chi andremo? Tu solo hai parole di vita eterna. Ma che parole aveva Gesù? Probabilmente sapeva leggere nel cuore, sapeva dire cose che rimangono per sempre, sapeva parlare delle cose vere, profonde della vita. Tutti noi abbiamo avuto qualcuno che ci ha parlato così. Da bambino ascoltavo il mio papà e raccontava storie meravigliose. Poi da più grandicello lo ascoltavo e mi faceva capire cose importanti della vita. Ma ancora da adulto lo ascoltavo e mi sorprendeva perché mi faceva interpretare in maniera diversa la realtà. E allora abbiamo bisogno di parole così. Dio ci consegna parole così, da conservare nel cuore. Allora stiamo davanti a Dio, ascoltiamo la sua parola per ricevere parole del genere. Buona giornata. Siano lodati Gesù e Maria. Cari fratelli e sorelle, oggi meditiamo sulla crocifissione di Gesù. San Vincenzo Maria Strambi così scriveva nel suo devoto libro. Giunto Gesù sul monte Calvario, dopo un penoso viaggio con duro tronco di croce sulle sue sacratissime spalle che già ferite facevano uscire vivo sangue, fu preso dal furore dei suoi avversari e fu spogliato delle sue vesti e persino di quella che portava sulla carne. Questa si era attaccata alla pelle per tante così crudeli battiture ricevute nella flagellazione, per cui nel levarla, come medita devotamente San Lorenzo Giustiniani, gli si rinnovarono le piaghe con molto spargimento di sangue. Considera, anima mia, il dolore acerbissimo di Gesù, gli insulti, gli strazi che questo innocente agnello soffrì in mezzo a quei lupi rabbiosi, avidi del suo sangue e desiderosi di crocifiggerlo. Intendi però cosa egli ti insegna con questo suo spogliamento. Spiega a Sant'Agostino che il Signore vuole che, con le sue piaghe, con il suo sangue, vengano tolte da noi la pelle dei vizi ai quali l'anima si è attaccata. Mio Gesù, per il tuo sangue adorabile, fa che il mio cuore si distacchi da tutto ciò che non è conforme alla tua santissima volontà. Spogliato Gesù delle sue vesti, va egli stesso a coricarsi sulla croce, vi stende sopra le mani e i piedi che quei carnefici crudeli trafiggono con durissimi chiodi. Si slogano le ossa del suo santissimo corpo e si aprono fiumi di sangue che scorre in gran copia da quelle ferite. Anima mia, chi può intendere con la mente ed esprimere con le parole il dolore indicibile di Gesù in tale effusione di sangue? Si innalza la croce, si impianta nella fossa ivi già preparata e si espone alla vista di un popolo immenso, il crocifisso Signore. Il sole si oscura, le tenebre ricoprono la faccia della terra, si spezzano le pietre, si aprono i sepolcri, risorgono i morti, si squarcia il velo del Tempio. E Gesù, intanto, offre il suo sangue all'Eterno Padre e lo prega per questo sangue a perdonare i suoi crocifissori, cancella con questo sangue la condanna dell'eterna dannazione e sigilla il nuovo ed eterno testamento. Segue il colloquio con Gesù.
Crocifisso mio Redentore, se altre volte con i miei peccati mi sono unito ai tuoi crocifissori e ho aperto quelle piaghe tornando a crocifiggerti nel mio cuore, oggi, dolente e contrito, ne sento il più vivo dolore, e per quel sangue sacratissimo che da esse si sparge, ti prego di perdonarmi. Io ti adoro crocifisso e unisco le mie adorazioni a quelle che la tua Madre Maria Santissima, il diletto discepolo San Giovanni, la Maddalena, le Piedonne e il buon ladrone convertito ti offrirono là sul Calvario. Tu dicesti che quando saresti stato sollevato da terra avresti attirato tutti a te. Ecco che sei innalzato dalla terra ed elevato in cielo. E io resterò ancora attaccato alla terra? O Signore, per virtù della croce, con i vincoli del tuo sangue, attirami a te, e, come per pura tua misericordia mi creasti e per la mia redenzione sospeso dalla croce fossi crocifisso, così fa che io non mi separi mai da te per i meriti di quel sangue amorosissimo che per mia salvezza spargesti. L'esempio finale è tratto dalla vita di Santa Caterina da Genova. Fin da fanciulla, Santa Caterina da Genova, avendo nella sua stanza un'immagine di Gesù morto, spesso, riguardandolo così ferito e insanguinato, si sentiva accendere tutta di amore per Gesù e voleva consacrarsi a lui diventando monaca. Ma giunta all'età di 16 anni le convenne sposare un cavaliere della città e quindi, stimolata dai suoi, si diede alle conversazioni e divertimenti pericolosi del secolo. Non trovando però in essi vero sollievo, ma piuttosto rimorsi, volle fare una confessione generale in cui, per un tratto speciale della grazia, fu talmente penetrata da sentimenti di contrizione che ne restò quasi tramortita, dicendo di continuo: «Amor mio, non più peccati». Le fu poi ravvivata e accresciuta la compunzione da una visione nella quale vide il suo crocifisso Signore tutto grondante sangue, che gli diceva di essere stato ridotto così dai peccati degli uomini e dal suo amore per essi. Una tale visione le restò così altamente scolpita nel cuore che quasi non sapeva poi pensare ad altro, struggendosi tutta in lacrime. Cari fratelli e sorelle, non c'è più grande amore che dare la vita per i propri amici, e Gesù ha donato la sua vita per noi fino all'ultima goccia, morendo sulla croce. Ringraziamolo di cuore e diciamo anche noi con Santa Caterina da Genova: amore mio, non più peccati. Eterno Padre, io ti offro per le mani purissime di Maria il sangue che Gesù sparse con amore nella passione e ogni giorno offre nel sacrificio eucaristico. Unisco le preghiere, le azioni e le sofferenze mie di questo giorno secondo le intenzioni della vittima divina, in espiazione dei miei peccati, per la conversione dei peccatori, per le anime del purgatorio e per i bisogni della Santa Chiesa. In particolare te l'offro secondo le intenzioni del Santo Padre e per questo bisogno che tanto mi sta a cuore. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Sangue di Cristo effuso sulla croce, salvaci. E per intercessione della Beata Vergine Maria di San Giuseppe, il Signore Onnipotente vi benedica, vi custodisca e vi liberi da ogni male. Nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Siano lodati Gesù, Giuseppe e Maria.
Buongiorno, buona domenica, domenica 27 luglio. Siamo al capitolo 11 del Vangelo di Luca, con un brano lungo, denso, con tanti spunti, col filo conduttore della nostra relazione con Dio, col filo conduttore sul tema della preghiera. Infatti inizia proprio così. Gesù si trovava in un luogo a pregare. Gesù pregava, aveva una relazione costante e autentica e profonda e viva con il Padre. Quando ebbe finito, uno dei suoi discepoli, probabilmente colpito dall'esperienza che aveva visto fare a Gesù, gli disse: Signore, insegnaci a pregare. In fondo Giovanni Battista lo ha fatto coi suoi discepoli. Insegna anche a noi a pregare. Noi tante volte confondiamo il pregare col dire le preghiere. E infatti Gesù insegna una preghiera che non è tanto una formula da ripetere, quanto uno stile da avere, quanto i criteri con cui vivere la nostra relazione con Dio. Egli disse loro: quando pregate dite Padre. La prima parola è questa. Riconosci che di fronte a te non hai un'entità astratta, ma hai una persona. È una persona con delle caratteristiche ben precise. È tuo padre, senza il quale tu non esisteresti. Nessuno di noi esisterebbe se non avesse avuto i suoi genitori. Bravi, cattivi, qualsiasi tipo. Comunque ciascuno di noi è nato perché qualcuno è stato strumento perché ricevesse il dono della vita. Dio è questo, è colui che ci ha in qualche modo generato, dato la vita. E quindi qualcuno che ci conosce, e quindi qualcuno che ci tiene a noi, e quindi qualcuno che ci vuole bene, e quindi qualcuno col quale si può appunto entrare in relazione. Quando pregate dite Padre, e poi quelle due richieste. Luca è più essenziale rispetto a Matteo, al Padre Nostro che recitiamo normalmente, ma dice le stesse cose. Sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno. Tutti ti riconoscano per quello che sei, si possa finalmente realizzare il tuo sogno e il tuo progetto sul mondo e sull'umanità. Dopodiché, se ci credi che Dio è tuo Padre e che ti fidi di Lui, chiedigli quello di cui hai bisogno, fidandoti che non ti farà mancare ciò di cui hai bisogno. Dacci ogni giorno il nostro pane di quel giorno. Noi tendiamo sempre a essere previdenti e in parte anche necessario e giusto. Gesù ci dice: fidati però più della sua provvidenza che della tua previdenza. Fidati del fatto che Dio non ti farà mancare ciò di cui hai bisogno. Dacci ogni giorno il nostro pane quotidiano e perdoni i nostri peccati. Anche noi infatti perdoniamo ad ogni nostro debitore. Luca la mette proprio come dato di fatto. Perdonaci perché noi perdoniamo. Forse dovremmo essere più umili noi e dire: Signore, poiché tu ci perdoni, abbiamo la forza e l'impegno e la necessità di perdonare. E non abbandonarci alla tentazione. La strada è faticosa. In ciascuno di noi c'è del grano buono che l'hai seminato tu, ma c'è anche la zizzania che ha seminato il nemico. E allora, Signore, aiutaci a non dare spazio alla zizzania, aiutaci a far crescere il grano buono, non abbandonarci nella tentazione. E poi Gesù va avanti, insistendo a motivare i suoi amici, quel tale che gli ha chiesto insegnaci a pregare, sulla necessità di alcune caratteristiche della preghiera, soprattutto della preghiera di domanda, che sia animata sulla fiducia, che sia animata sulla costanza, che sia basata sulla costanza, che sia basata sulla certezza che il Signore vuole il nostro bene. E allora fa degli esempi, racconta delle piccole parabole, no? Se uno di voi è un amico che a mezzanotte va a chiedergli prestami dei pani perché devo ospitare un altro amico, e quello da dentro dice: ma no, non posso alzarmi
per alzarmi dovrei far alzare tutta la mia famiglia, non c'erano le camere da letto, e l'ingresso e la sala e la cucina nelle case dei tempi di Gesù, era un ambiente unico. Di giorno era un ambiente, di giorno, di notte si stendevano le stuoie e diventava la stanza per dormire. È motivata questa riluttanza. Però Gesù dice, se quel tale insiste, alla fine l'amico, se non altro per toglierselo di torno, si alzerà e gli darà quello di cui ha bisogno. Tra di voi ragionate così. Voi che siete cattivi, siete capaci di dare cose buone ai vostri figli. A un figlio che ti chiede un pane, tu non gli dai una pietra, se ti chiede un pesce non gli dai uno scorpione. E allora non pensi che il Padre tuo, a maggior ragione, ti darà ciò di cui avrai bisogno? Non ti darà quello che non è per il tuo bene. Se tu gli chiedi lo scorpione non te lo dà, se tu gli chiedi la pietra non te la dà, ma il pane te lo dà, certamente. E allora la conclusione del brano. Se dunque voi che siete cattivi sapete dare cose buone ai vostri figli, quanto più il Padre vostro darà, che cosa? Lo Spirito Santo a coloro che glielo chiedono. Dobbiamo imparare a invocarlo di più, il dono dello Spirito, che è la vita di Dio, che è l'amore di Dio, che è il modo di guardare a noi stessi, al mondo, alla vita, con gli occhi di Dio, che è la forza che ci permette di amare con il cuore di Dio. Se hai quello, hai tutto. Affronti le difficoltà, affronti le fatiche, affronti i dubbi, affronti i fallimenti. Se ti lasci animare dallo Spirito di Dio, produci certamente quei frutti di amore, di gioia, di pace che desideri. E allora, Signore, donaci davvero il tuo Spirito. Aiutaci a riconoscerlo sempre di più come colui che può animare la nostra vita. Aiutaci a seguire la sua strada, la sua luce. Il Signore ci benedica, faccia di noi artigiani di pace. Alla prossima, ciao! Siamo all'interno del santuario dedicato a Suor Giuseppina Bakhita, la santa di Schio. È molto emozionante raccontare la sua storia in pochissime parole, perché in realtà anche la Chiesa merita tanto. Gli scledensi la chiamano affettuosamente da sempre Madre Moretta, perché infatti lei veniva dal Sudan, è morta nel 1947 e all'inizio faceva parte di un istituto della carità e poi è entrata a far parte delle Canossiane. Difatti questa a Schio è detta anche la Chiesa delle Canossiane, perché c'è una scuola molto importante e tutta questa storia nacque da una scuola per bambini. Questa piccola chiesa neoclassica è stata progettata da Bartolomeo Folladore ed ha una struttura interessante perché è pianta centrale come il Pantheon di Roma, ma anche come tante meravigliose opere d'arte di Palladio, che non a caso siamo sul suo territorio. Però quello che si sente subito è l'atmosfera avvolgente e rasserenante di questo piccolo santuario, un piccolo gioiello a Schio,
arricchito anche dalla presenza delle spoglie di Madre Giuseppina Bakhita, che tra l'altro sono proprio raffigurate molto belle, con un calco prezioso di una scultura. La chiesa che vediamo oggi fu cominciata nel 1853 e finita nel 1901, tantissimi anni, ma l'hanno fatta bene. Anche alcuni artisti hanno partecipato, importanti, come per esempio Romano Cremasco, che è autore della bellissima Pietà, di tipo quasi un po' asburgico, austro-ungarico, perché il Cristo stava tagliato. E poi ci sono le Vie Crucis di Guido Cremasco. Da vedere sono anche i 4 elementi monocromi di Giuseppe Mincato dedicati alle storie della Sacra Famiglia. Con Madre Bakhita conosciamo anche un pezzettino di storia, perché la sua vita è una storia straordinaria. Qui si può conoscere bene attraverso le fotografie, ma anche l'esposizione permanente. E comunque è clamoroso, oggi non potremmo mai pensare che una fanciulla in Africa venga rapita per diventare una schiava. E ci fa molto orgoglio pensare che un console italiano invece poi la compra per portarla in Italia. È talmente amata da tutti coloro che hanno a che fare con lei fa anche la bambinaia, che vorrebbero adottarla, ma qualsiasi altra vita a lei non interessa. Lei ha l'illuminazione, ha l'ispirazione, ha la vocazione, e quindi in questa mostra possiamo seguire tutte le tappe di questo viaggio che l'ha portata poi a Schio alle Canossiane. E magari sarebbe contenta Madre Bakhita di sapere che ci facciamo anche un giro nella geografia grazie alla sua Africa, che è tanto rappresentata in questa mostra permanente, a partire dal villaggio di Olgassa dove lei è nata, però poi nel tempo e nello spazio si arriva alla ricostruzione della sua camera da letto. Lei parlava anche il dialetto, parlava come noi, e Dio lo chiamava il Paron, e così proprio si familiarizzava certamente molto fin da allora con lo spirito di questa città, che ama, sdrammatizzare, ama il sorriso e ama anche la spiritualità. Quello che non c'è bisogno di dire, perché si sente, si sa quanto Schio vuole bene a Madre Giuseppina Bakhita, Madre Moretta, che è stata un esempio di liberazione e di integrazione e di coraggio. E questi argomenti oggigiorno sono di grande attualità e non è male ricordarseli attraverso questa bella figura di donna e di santa. Che ne dite?
Buongiorno bella gente, buona domenica 27 luglio, e niente, il meteo di legno, pressione in diminuzione, una perturbazione se ne va, spazio a una rimonta anticiclonica, ma pomeriggio sera altra perturbazione nord-atlantica fino a martedì, quindi freddo, tutto a posto, tutto a posto. Alpi Giulia, cimitero, lasciamo perdere. Buona domenica, anzi, spinosa. Ben ritrovati dalla redazione. Un morto e 2 feriti, uno dei quali grave. Il tragico bilancio dell'incidente stradale avvenuto nel primo pomeriggio di ieri all'imbocco della strada costiera a Trieste, nel quale sono stati coinvolti uno scooter e 2 moto. Lo schianto è avvenuto nel tratto in salita tra il bivio di Miramare e l'incrocio con via Beirut. A perdere la vita è stato il 58enne triestino Moreno Privilegi. L'uomo è morto sul colpo. Ammonta a 10.000 euro il valore totale dei beni sottratti da un'abitazione di Codroipo nella giornata del 22 luglio. Il residente che ne ha fatto le spese, un uomo del 1977, ha sporto denuncia presso i carabinieri della stazione locale. A quanto emerge dal documento, i malviventi si sarebbero introdotti in casa forzando la porta d'ingresso. Il bottino è composto da orologi di valore, monili in oro, sui quali l'uomo non aveva stipulato un'assicurazione. Le indagini sono affidate all'Arma. Le criticità causate dal maltempo dei giorni scorsi nella destra a tagliamento sono per lo più conseguenti alla caduta di alberi e hanno visto il rapido dispiegamento delle squadre comunali di protezione civile. I volontari hanno operato principalmente a supporto dei vigili del fuoco, confermando l'importanza della collaborazione tra queste realtà, collaborazione peraltro supportata dalla convenzione appena rinnovata per il triennio 2025-2028, quanto dichiarato dall'assessore regionale delegato alla protezione civile Riccardo Riccardi al termine dei sopralluoghi effettuati nei comuni di Pasian di Pordenone, Brugnera, Sacile e Porcia, assieme ai rispettivi sindaci. Sold out in soli 34 minuti per il concerto di Lorenzo Giovanotti e lui per il Giova Bike Party al No Borders Music Festival, unico appuntamento live dell'estate. Per l'artista non ha deluso il pubblico, esibendosi in un mix travolgendo di grandi classici e brani del nuovo album Il Corpo Umano Volume 1, compreso il singolo Occhi e Cuore. Gli organizzatori parlano di un evento irripetibile, visionario, nato per celebrare la musica e la libertà. Cambiamo argomento, andiamo a dare un'occhiata alle previsioni meteorologiche per la giornata odierna. Al mattino rovesci e temporali localmente anche forti, specie su bassa pianura e costa. Nel corso della mattinata temporanea, fase più stabile con cielo variabile o poco nuvoloso. Dal pomeriggio nuovamente probabili rovesci e temporali sparsi che dalla zona montana si estenderanno poi al resto della regione. In serata e nella notte successiva possibili piogge abbondanti. Temperature minime in pianura fra 16 e 18 e sulla costa
fra 17 e 20 gradi, le massime ovunque fra 25 e 27 gradi centigradi. Previsioni a cura di ARPA e FVG Meteo. Ed è tutto per il momento con informazione. Grazie per averci seguito, a più tardi. Almeno 25 persone sono state uccise da attacchi aerei israeliani e colpi d'arma da fuoco durante la notte tra venerdì e sabato, secondo quanto riferito da autorità sanitarie locali e dal servizio di ambulanze. Secondo i funzionari dell'ospedale Shifa, la maggior parte delle vittime è stata uccisa da colpi di arma da fuoco mentre aspettava i camion degli aiuti. بدنا الشرب وقفوا الحرب هدنه اطفالنا بتموت من الجوع بتموت من سوء التغذيه بتموت من العطش بتموت من قله الاكل بتموت من القصف من الدمار من الخوف بكفي يا حماس بكفي يا اسرائيل بكفي يا عالم. Sabato migliaia di palestinesi disperati si sono ancora diretti verso il valico di Zikim, rischiando la vita nella frenetica ricerca di cibo. Tito che Gaza si sta avvicinando alla carestia, dopo mesi in cui Israele ha bloccato completamente il cibo e ne ha fatto entrare solo quantità limitate. Il numero di persone che muoiono per cause legate alla malnutrizione ha subito un'accelerazione questo mese. Al suo arrivo in Scozia per un viaggio di 5 giorni, il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha dichiarato che l'immigrazione sta uccidendo l'Europa. Rispondendo a una domanda di un giornalista, ha detto che sull'immigrazione il continente deve darsi una regolata o non ci sarà più l'Europa. Hello everybody. And you got to stop this horrible invasion that's happening to Europe. Many countries in Europe. Some people, some leaders have not let it happen, and they're not getting the proper credit they should. I could name them to you right now, but I'm not going to embarrass the other ones. Trump è in programma di incontrare il premier britannico Starmer e la presidente della Commissione europea von der Leyen. American soldiers are back to Georgia. Behind me you can see Waziani military base. The base is very close to the capital of Georgia, Tbilisi, and it is one of the locations where Georgian and US forces have launched multinational military exercise called Agile Spirit 2025, which will run until August 6. The drills bring together forces from 13 countries, including NATO members and partner nations, with the United States, Germany, Italy and Ukraine among the key partners. As it was announced by the Ministry of Defense of Georgia, Agile Spirit is designed to strengthen regional security, to enhance interoperability among allied forces and to prepare for modern hybrid threats. The training will include live fire exercises and special operations taking place across the military bases in Georgia and in Turkey. Last year, the State Department of the United States of America indefinitely postponed one of the military maneuvers called Noble Partner due to the diplomatic tensions between these countries. And now we see that American military forces are back to training with Georgian soldiers. Georgi Tukhareli, Euronews Georgia, Tbilisi. Negli ultimi giorni la Grecia si è trasformata in una fornace con temperature anche oltre i 40 gradi. Soprattutto nelle grandi città durante le ore centrali della giornata la situazione è insopportabile. Ai residenti viene consigliato di adottare tutte le misure necessarie per rimanere al fresco e al sicuro e di assicurarsi che i membri vulnerabili siano protetti. Lunedì, primo giorno dell'ondata di caldo, il drone con telecamera termica del comune di Atene ha registrato 68 gradi al suolo, mentre la temperatura dell'aria era di 38 gradi sull'Icabetto. Αντιλιακό, καπέλο, βεντάλιες να κάνει αέρα, κρύο νερό. Το καλό είναι ότι όταν κάνεις καμιά βουτιά νιώθεις και πολύ καλύτερα μετά. Il caldo in molte parti del paese è soffocante e rappresenta un rischio per chi lavora all'aperto e per chi ha problemi di salute. Per questo motivo il Ministero del Lavoro ha emanato istruzioni speciali per i lavoratori. Είμαστε όλη μέρα κάτω από τον ήλιο, ένα μπουκαλάκι νερό, φρούτα, πλήσιμο, αλλιώς δεν βγαίνει η δουλειά. Αυτές τις μέρες είναι δύσκολα τα πράγματα, οι θερμοκρασίες στα κόκκινα, προσπαθούμε για το καλύτερο.
L'ondata di caldo è prevista, secondo il Servizio Meteorologico Nazionale, solo nella Grecia occidentale nel pomeriggio di domenica e un graduale calo delle temperature molto alte è previsto per lunedì nella maggior parte delle aree. Buonasera e benvenuti alla trasmissione Comunità. La scuola Dante Alighieri di Pola ha consegnato i diplomi della maturità di Stato. 2 allievi si sono distinti con grande successo. La seconda tappa dell'edizione 2025 della rassegna teatrale itinerante Il Carro di Tespi, Teatro Italiano in Piazza, è approdata alla comunità degli italiani di Pola con lo spettacolo Itaca per sempre. Si è tenuta presso la Scuola Media Superiore Italiana Dante Alighieri di Pola la cerimonia di consegna dei diplomi della maturità di Stato per l'anno scolastico 2024-2025. Un momento solenne e partecipato che ha visti riuniti studenti, docenti, famiglie e rappresentanti dell'istituzione scolastica per celebrare la fine del percorso scolastico e l'ingresso dei maturanti in una nuova fase della loro vita. Per quanto riguarda invece questa nostra realtà, abbiamo veramente lavorato con ragazzi che volevano lavorare, quindi credo che quello che dico sempre, la Dante ha un diverso approccio rispetto ai ragazzi, classi sì, più piccole, però meno numerose, ma anche si trovano praticamente i ragazzi che hanno un interesse particolare. Noi abbiamo tante altre attività facoltative, cioè risultati veramente eccellenti. Penso che semplicemente nella scuola della maggioranza sono un numero e da noi sono i nostri eccellenti allievi o allieve. Una particolare menzione va riservata all'allievo Eric Rossanda, che si è distinto per gli eccellenti risultati conseguiti durante l'esame di Stato. È stato l'unico studente della generazione 2024-2025 ad aver ottenuto l'ottimo in lingua e letteratura italiana, oltre a classificarsi primo in Croazia nella risoluzione del test di matematica a livello B con il punteggio massimo. Rilevante è anche il risultato di Stefano Stocco, che ha ottenuto l'ottimo in matematica a livello A. È una bellissima sorpresa perché siamo veramente diventati una scuola d'eccellenza, abbiamo ragazzi molto bravi, molto preparati, i risultati sono stati adesso ufficializzati e diciamo che Eric Rossanda veramente ci ha deliziato con questo risultato, quindi primo in lingua e letteratura italiana. Nelle scuole della minoranza ovviamente, però primo in Croazia per quanto riguarda il livello B di matematica. Stefano Stocco non è stato da meno, in quanto abbiamo scelto anche come miglior maturando della generazione e saremo ricevuti al Palazzo Municipale prossimamente. Stefano ha conseguito un 25° posto a livello nazionale in matematica a livello A, quindi è un'eccellenza, veramente un risultato strabiliante, ma anche gli altri ragazzi non sono stati di meno, quindi specialmente per la lingua italiana siamo primi, secondi e terzi e devo dire che anche l'inglese va molto bene e sono certa che questi maturandi avranno uno splendido futuro in quanto sono preparati e noi con la nostra modestia
come scuola della minoranza veramente ci facciamo onore, perché sono risultati che non sono stati registrati neanche nelle scuole della maggioranza e dove non nelle scuole della minoranza. Quindi viva la Dante, veramente viva questa generazione. Ci aspettiamo ovviamente di avere prossimamente risultati del genere, ma questo è veramente un anno che lo terminiamo col botto. È una soddisfazione, un orgoglio e soprattutto un momento da celebrare col cuore, con l'emozione, ricordandoci sempre dei momenti belli passati qui. Ecco, mentre durante la cerimonia mi sono un po' riaffiorati in testa e mi ha fatto molto piacere. Ecco. Cosa consiglieresti agli altri alunni? Di essere ambiziosi, di cercare di essere i migliori in qualcosa, in qualche categoria, in qualcosa per cui sono appassionati oppure che vedono che ha la loro portata. Come proseguirai gli studi? Andrò a Trieste a studiare giurisprudenza. Sono contento, sono comunque un po' emozionato, anche perché comunque 4 anni sono stati dei 4 anni belli in cui ho fatto delle amicizie e mi sono legato ad alcune persone, e dopo 4 anni di comunque sia successi che risultati sono contento di ritirare questo diploma e di concludere questo mio percorso. Ho ricevuto 2 libri riguardanti la matematica e il diploma ovviamente l'elogio. Come continuerai il percorso? Continuerò studiando matematica a Trieste. Nel corso degli anni la scuola italiana di Pola ha collezionato numerosi successi, distinguendosi per la qualità dell'insegnamento, l'impegno degli studenti e la dedizione del corpo docente. La cerimonia ha confermato ancora una volta l'alto livello di preparazione degli studenti della Scuola Media Superiore Italiana di Pola e il valore formativo dell'istituto. Reputo che tutto parte dal fattore numerico, siamo pochi, si ha un approccio individuale molto sistematico, molto organizzato, tante ore di lavoro, ma bravi docenti. Quindi se non hai docenti, quello che diciamo sempre, anche il riconoscimento del titolo di studio, di studi conseguiti all'estero dovrebbero essere automaticamente riconosciuti, perché abbiamo veramente bravi docenti che poi a un certo punto si stancano di ritrovarsi nell'amministrazione, nella burocrazia che non ha fine, veramente ti portano via tutto l'entusiasmo e la volontà di fare e di avere successo. Attraverso progetti innovativi, partecipazioni a concorsi, scambi culturali e collaborazioni internazionali, l'Istituto continua a promuovere valori di apertura, creatività e identità culturale. Certamente anche quest'estate i nostri ragazzi sono in viaggio, attualmente sono a un Erasmus Plus col professor Bortoletto, Neumarkt, non vado a dire Neumarkt vicino a Salisburgo, sono stati a Dachau e quindi abbiamo anche un'altra curiosità, un'ottima collaborazione con una scuola di Budapest, Babylon, che offre ai nostri docenti gratis la possibilità di perfezionarsi. Anche questo è il lavoro, quindi sei in ferie ma vai a perfezionare l'inglese, i progetti europei, la didattica in classe. Per fortuna i miei docenti partecipano, la maggioranza dei docenti dell'Istria, quindi è aperto al pubblico, non colgono l'occasione di seguire questi corsi. Li abbiamo qua in casa e penso che sia un peccato che non venga così riconosciuto questo sforzo. Quindi c'è una stretta collaborazione anche con altri paesi dell'est? Sì, e anche da qui poi nascono nuove possibilità di Erasmus, di scambi, di conoscenze, sì, assolutamente. I docenti Tea Šumberac, Svebor Smodlaka e Denir Gentilini hanno partecipato nel mese di maggio all'ultima mobilità del progetto biennale Erasmus Plus Python imparare per sfide e progetti tenutasi a Moss in Norvegia. L'evento ha visto la partecipazione anche degli insegnanti della scuola norvegese Malakoff Videregående Skole e dell'Istituto Superiore Industriale Italiano Marconi di Piacenza. Il progetto nasce da una collaborazione internazionale tra scuole che condividono un piano strategico di internazionalizzazione con l'obiettivo di rinnovare e innovare l'insegnamento delle materie IT. L'utilizzo del linguaggio di programmazione Python unito a metodologie didattiche moderne come l'apprendimento collaborativo basato su sfide
rappresenta la chiave per aumentare la motivazione degli studenti. Attraverso lo sviluppo di sfide concrete e rilevanti per il contesto locale, gli studenti acquisiscono competenze utili e pratiche, andando oltre le tradizionali attività didattiche. Allora, il progetto era non questa volta per i ragazzi, ma per i professori che devono sviluppare la metodologia, come imparare Python in un modo diverso tramite le sfide e i progetti che fanno. Diciamo, la nostra scuola aveva come impegno di sviluppare il metodo come imparare Python usando i robot robot che si muovevano nello spazio. Python è un linguaggio di programmazione che ultimamente è tantissimo in uso, abbastanza, diciamo, a livello alto e facile da usare, si può applicare in tantissime cose e, diciamo, è molto usato quando si fanno dei progetti anche con intelligenza artificiale. Infatti il nostro progetto che facevo io con i colleghi di Piacenza si basava su intelligenza artificiale quando si doveva aprire in cancello vedendo la targa della macchina, riconoscere, diciamo, la targa della macchina, e allora si apriva il cancello e si poteva entrare nella scuola. Questo era. Adesso i colleghi di Piacenza hanno fatto anche le cose come hanno, diciamo, questo progetto portato avanti e hanno anche un robot collaborativo, cioè un robot che può spostare i pezzi, però è sensibile, se urta una persona si ferma, non è proprio quelli fisici che proprio usano la forza, ma questo è intelligente e si ferma su prima cosa che tocca. E lo porta, il primo che ho trovato su blu va qui su blu, visto che dopo prende, va avanti, controlla secondo e terzo posto, se trova qualcosa prende e fa. Se sono ha corrispondenti colori dove si era fermato. L'iniziativa mira a rispondere alle esigenze della trasformazione digitale, preparandoli a essere resilienti e pronti ad affrontare il futuro tecnologico. Inoltre il progetto offre supporto ai docenti introducendo nuovi metodi di insegnamento e facilitando lo scambio di esperienze e risorse tra le scuole partner. Abbiamo lavorato su questo, diciamo, challenge based learning, dunque imparare per sfide. Eravamo in questa cittadina, non era neanche una cittadina, Moss, che ha 40.000 abitanti e a sud, diciamo, 40 minuti di treno da Oslo. Non è piccola la scuola, 1000 alunni, dunque ecco, abbiamo visto una realtà diversa, come ha detto il collega. È stato molto, diciamo, interessante e ecco, abbiamo imparato cose nuove e visto realtà diverse dalla nostra. Diciamo, ho visto dopo tanti anni di nuovo la Scandinavia e, diciamo, ho prima di tutto visto la scuola differente dalla nostra, naturalmente è più grande, tutto in un altro modo organizzato, e penso che dovremmo seguire loro come hanno fatto, cioè, però dipende, loro sono un po' più ricchi che noi, hanno più mezzi, penso, e hanno più opportunità di fare. E abbiamo visto tantissima gente che non erano norvegesi, visto che sono tantissimi immigrati venuti a scuola. Lì ci sono, più che altro sono tempi quando Siria cominciava la guerra in Siria, allora tantissimi siriani, però ci sono anche altre nazionalità. Comunque abbiamo visto anche dei norvegesi. E anche il sistema scolastico è diverso, dunque diciamo questo che sarebbe la nostra scuola media superiore, da loro dura 3 anni, loro hanno, diciamo, 7 di elementari, 3 di una superiore inferiore, diciamo scuola media inferiore, e dopo una scuola media superiore di altri 3 anni. Queste scuole professionali durano 2 anni e dopo hanno 2 anni di praticantato, tirocinio, e poi se vogliono continuare a studiare tornano un altro anno a scuola. Dunque lavorano molto,
sulla pratica e sono collegati con l'industria, dunque, e i professori li seguono in queste, diciamo, aziende quando loro fanno questo tirocinio fuori da scuola. Durante il percorso ogni istituto ha sviluppato casi di studio applicati ai propri indirizzi di studio, implementando progetti basati sulla metodologia CLBC. Nel documento finale saranno raccolti e pubblicati esempi concreti di apprendimento di Python tramite progetti e sfide che includeranno applicazioni in matematica, robotica mobile, robot collaborativi e intelligenza artificiale. Noi qui a Croazia non utilizziamo troppo Python per lavori collegati a matematica, però quello che abbiamo visto in Norvegia è abbastanza differente. Allora loro tutte le lezioni fanno usando Python, tutti gli esercizi si possono, almeno una parte degli esercizi si può risolvere utilizzando Python e la scuola di Norvegia aveva il compito di sviluppare questa metodologia challenge-based learning applicata su Python e matematica. Spero che anche noi potremo utilizzare qualcosa di quello che abbiamo visto lì nel nostro lavoro. Abbiamo visto come lavorano loro, allora tutti gli allievi lì hanno un proprio laptop su quale lavorano, tanto si lavora anche individualmente, quindi loro devono esplorare un po' come risolvere gli esercizi, quindi forse un po' più c'è il lavoro che devono fare gli allievi da soli rispetto a quello che noi facciamo qui quando insegniamo, diciamo, solo frontale, dopo loro risolvono gli esercizi. Qui loro usando il computer devono un po' più esplorare e spero che qualcosa di quello che abbiamo visto lì riusciamo a applicare anche nelle nostre scuole. Questa collaborazione internazionale non solo contribuisce a migliorare la qualità dell'istruzione, ma crea anche una comunità educativa globale senza confini, dove l'innovazione e la condivisione sono al centro del processo di apprendimento. Con questo progetto la Scuola Dante Alighieri di Pola si conferma protagonista nella promozione di metodi didattici innovativi e nella preparazione degli studenti alle sfide del mondo digitale di domani. La seconda tappa dell'edizione 2025 della rassegna teatrale itinerante Il carro di Tespi, Teatro Italiano in Piazza, è approdata alla comunità degli italiani di Pola con Itaca per sempre. La produzione è firmata da Ergosum Produzioni di Brindisi. Liberamente ispirato a un libro di Luigi Malerba, lo spettacolo racconta il ritorno di Ulisse a Itaca dopo anni di guerre, viaggi e illusioni. Ma il rientro a casa non è solo un ritorno fisico, è anche un confronto con una realtà profondamente cambiata. Ulisse e Penelope, mutati dal tempo e dalla distanza, si ritrovano diversi. Lui eroe stanco e vulnerabile, lei molto più di una semplice figura che aspetta. Sono due nomi molto noti, tra l'altro nel panorama sia teatrale che cinematografico e televisivo italiano, ovvero Enrico Loverso e Alessia Danna. Quindi due professionisti che ci intratterranno qui a Pola con questo spettacolo secondo me molto originale. Il carro di Tespi è un progetto del Comites di Fiume, è arrivato alla sua quarta edizione e sta riscuotendo un buon successo. E chiaramente il mito di Ulisse è abbastanza conosciuto, Itaca l'abbiamo sentita nominare un po' tutti, però è anche un'occasione per ricordare gli studi dei tempi della scuola, per cui perché no, riscoprire i vecchi miti e poi capire come certe cose nel corso del tempo non siano veramente mai cambiate del tutto è sempre interessante. Quanto è importante un'iniziativa del genere? Nel quadro della diffusione della lingua e della cultura italiana secondo me tanto, perché è un modo per avvicinare il pubblico ad una forma di divulgazione più leggera, se vogliamo, ma che nello stesso tempo coinvolge e quindi risulta anche più gradevole, quindi è sicuramente uno strumento molto efficace. Con la regia e l'adattamento di Alessandra Pizzi, le musiche di Mirko Lodedo e la magistrale interpretazione di Enrico Loverso, Itaca per sempre ha regalato al pubblico una riflessione intensa sul ritorno, sull'identità e l'amore che evolve nel tempo. È sicuramente sull'onda lunga dell'Odissea e di tutto quello che il mito, la letteratura ci hanno consegnato, si va a innestare questa storia d'amore che poi è la storia d'amore per antonomasia, perché come tutti quanti sappiamo
Penelope non avremmo mai ricordato Penelope senza Ulisse, ma forse vale anche il contrario, forse quello che noi sappiamo di Ulisse lo dobbiamo anche, insomma, a questa moglie che alla fine gli ha permesso intanto di ripristinare, di proteggere il suo regno negli anni di assenza, prima per la guerra di Troia e poi per tutto il viaggio, prima del rientro a Itaca. Quindi Penelope è stata custode impeccabile del regno di Itaca e poi decide di aiutare il marito per sconfiggere i Proci e liberare quindi la reggia. È una lettura forse anche in chiave moderna dello spettacolo? Sì, è una lettura in chiave moderna, ma è una lettura anche che un po' riabilita anche la posizione delle due figure, perché è chiaro che la lettura del mito cambia in base anche ai periodi e alle epoche sociali e antropologiche nelle quali viene effettuato. Quindi Ulisse per tutti è l'uomo dell'ingegno, Penelope è la donna mite che resta a casa, la ricordiamo perché tesseva e disfaceva una tela. Qui la lettura sicuramente è più moderna, quindi intanto c'è un dialogo fra generi, quindi Ulisse e Penelope sono un uomo e una donna con dei bisogni diversi ma complementari che finalmente trovano un modo per dialogare alla pari, ed è questa la modernità del testo, cioè nel non consegnarci quello a cui siamo abituati, ma nel farci capire che dietro il mito, dietro l'eroe, dietro la figura emblematica che la storia ci ha consegnato ci sono invece delle chiavi di lettura che possono insegnarci a capire e a leggere la contemporaneità. Dove mi trovo? Mi guardo intorno smarrito perché non riconosco questa costa sassosa, né questa terra arida, coperta di alberi spogliati da venti marini, neanche queste montagne. E questo cielo, colore del mare, mi hanno sbarcato sulla costa i marinai feaci, mi hanno deposto addormentato su un qualsiasi isolotto sconosciuto. Io lo avevo capito dalle loro facce inquiete che non vedevano l'ora di sbarazzarsi di un ospite ingombrante per tornare a percorrere il mare all'avventura. Non riconosco questi frammenti di terra rossa e porosa portati giù dalle piogge che scendono a precipizio lungo le montagne. L'Odissea diciamo che è un'opera che in un modo o nell'altro ritorna, nella carriera diciamo di un drammaturgo, di un regista ritorna. Io credo che sia un testo con il quale tutti dovremmo confrontarci, sia noi che siamo da questa parte del palcoscenico ma anche il pubblico, perché è un testo che ci dice tanto e ci dà veramente tanto. E il viaggio di Ulisse nel suo peregrinare da Troia per poi tornare a Itaca è metafora del grande cambiamento dell'uomo. Ulisse è l'uomo con cui tutti dobbiamo fare i conti, perché Ulisse è l'icona in assoluto
dell'uomo, quindi il viaggio diventa metafora della conoscenza, l'uomo che sfida le colonne d'Ercole e che quindi va oltre l'ignoto, quindi Ulisse è l'uomo che consegna la modernità e in questa modernità si trovano tanti messaggi che vanno riletti. Luigi Malerba in un libro omonimo che si chiama Itaca per sempre appunto traccia questo viaggio, diciamo, al contrario. Noi siamo abituati a vedere nell'Odissea l'eroe che resta eroe, quindi in quanto eroe affronta Polifemo, affronta Scilla e Cariddi, affronta le sirene. Bene, qui siamo in un percorso che dall'eroe diventa uomo, Ulisse, ed è questa una chiave importantissima di lettura dell'Odissea, che dà a tutti la possibilità di comprendere che dietro una vicenda straordinaria, fatta di grandi capacità, di grande ingegno, resta l'uomo e restano le sfide della quotidianità, con le quali tutti, persino Ulisse, si misura. Lo spettacolo è stato proposto con sottotitoli in lingua croata e inglese per rendere l'esperienza accessibile a un pubblico più ampio. L'ingresso era gratuito come da tradizione del festival. L'ogro mantengo sulle spalle una bisaccia a tracolla e mi sforzo di camminare curvo reggendomi un bastone, ma devo essere veramente ridotto male. Forse sono perfettamente travestito se persino Omeo non mi ha riconosciuto. Il porcaio è Omeo, è un uomo rustico e generoso e soprattutto fedele al suo re Ulisse anche dopo 20 anni di assenza. Io gli ho fatto credere di essere il figlio di un glorioso principe di Creta, di aver combattuto per 9 anni sotto le mura di Troia insieme a Ulisse. Ho raccontato che da un lontano paese sono stato tratto su una nave fenicia per essere venduto come schiavo. Cari amici telespettatori, purtroppo siamo giunti alla fine di un'altra puntata della Comunità. Vi diamo appuntamento sabato prossimo alla stessa ora. Grazie e buon proseguimento di serata. Pace e bene, cari amici e amiche, ci ritroviamo insieme per la preghiera di mezzogiorno. Lascio un istante di silenzio in cui portiamo il silenzio dentro di noi per prepararci alla preghiera. Facciamo insieme il segno della croce nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Glorioso e potente Signore, che alterni i ritmi del tempo, irradi di luce il mattino e accendi di fuochi il meriggio. Tu placa le tristi contese, estingui la fiamma dell'ira, infondi vigore alle membra, ai cuori concedi la pace. Sia gloria al Padre ed al Figlio, sia onore al Santo Spirito, all'unico e trino Signore sia lode nei secoli eterni. Amen. Preghiamo l'Angelus. L'angelo del Signore portò l'annuncio a Maria ed ella concepì per opera dello Spirito Santo. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Eccomi, sono la serva del Signore. Si compia in me la tua parola. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
E il Verbo di Dio si fece carne e venne ad abitare in mezzo a noi. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Prega per noi, Santa Madre di Dio, perché siamo resi degni delle promesse di Cristo. Infondi nel nostro spirito la tua grazia, o Padre, tu che all'annuncio dell'angelo ci hai rivelato l'incarnazione di tuo Figlio. Per la sua passione e la sua croce, guidaci alla gloria della risurrezione. Per Cristo nostro Signore. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Preghiamo insieme come Gesù ci ha insegnato. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori. E non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Invocazione allo Spirito Santo. Vieni, o Spirito, Creatore, visita le nostre menti, riempi della tua grazia i cuori che hai creato. O dolce Consolatore, dono del Padre Altissimo, acqua viva, fuoco, amore, santo crisma dell'anima, dito della mano di Dio, promesso dal Salvatore, irradia i tuoi 7 doni, suscita in noi la parola, sii luce all'intelletto, fiamma ardente nel cuore, sana le nostre ferite con il balsamo del tuo amore. Difendici dal nemico, reca in dono la pace, la tua guida invincibile ci preservi dal male. Luce d'eterna sapienza, svelaci il grande mistero di Dio Padre e del Figlio, uniti in un solo amore. Amen. Preghiamo. Esaudisci, o Dio instancabile amore, i desideri della tua Chiesa in preghiera. Proteggila, confortala adesso con i doni della tua provvidenza e preparale in cielo il tesoro dell'eternità beata. Per Cristo nostro Signore. Amen. Il Signore sia con voi. Vi benedica Dio Onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo. Ti auguro un buon pomeriggio e un buon proseguimento della tua giornata. Il Signore ti custodisca nella pace. Ciao ciao e abbi cura di te. Eccoci, oggi ci troviamo ad Umago con la signora Floriana. Allora, che cosa ci hai preparato oggi di buono? Oggi tengo preparato un buon struccolo di pommi. Benissimo, allora vediamo come si fa. Molto bene, allora gli ingredienti per lo struccolo quali sono? Dunque, per lo struccolo ne servi la farina, sì, ovviamente lievito, latte, gli ovi, certo, zucchero, un poco di sal, burro, sì, e naranzi e limoni grattugiati, la scorza del naranzo e limone grattugiato e un poco di buona trappa istriana. Va bene. Questo è l'impasto per l'impasto del struccolo. Certo. Poi, siccome noi oggi lo facciamo quel de pomi, naturalmente avremo i pomi, sempre anche la scorza grattata del limone che non guasta, che dà un buon aroma e profumo. Anche, certo.
l'uva passa. Per chi che piace, noi ne piace, metto sempre anche un po' che de nose e la marmellata è naturalmente sempre, per quanto se è il gusto di chi lo fa, zucchero. Assolutamente, sì sì. Vedo anche che c'è il pangrattato Il pangrattato e e la cannella, naturalmente sì, Certo. la cannella sempre quando che facciamo i dolci anche coi pomi, la cannella è sempre perché la si sposa ben col gusto dei pomi e il pangrattato perché assorbe un attimo l'umidità dei pomi che lo rese pieni di acqua. Benissimo, allora iniziamo. Allora, come primo step iniziamo preparando l'impasto. Certo. Perfetto. E allora, la prima roba da fare è intanto mettere il lievito, farlo lievitare. Sì. Perché lui ha bisogno di qualche minuto per Attivarsi. Dunque Certo. facciamo questo prima di tutto e dopo si passa al resto. Esatto, questo è il lievito Questo fresco. è il lievito fresco, questo cubetto è sufficiente per da mezzo chilo a 1 chilo di farina, per Va esempio. bene, va bene. Quindi lo sbricioli un pochino Sì. in un pentolino. E allora che mettiamo che aiutiamo con un po' di zucchero, va bene, e che aiutiamo con un po' di farina, ma pensa, ok, e un po' di latte tiepido. Certo, lo sbricioliamo un po' di più magari. Ecco qua, Vai. Fagli fare 2 giri, tranquillo. Sì, giusto che si scioglie, no? Sì. Piano piano. Diventa Fagli vedere. Sì, che si appiccica Sì, e diventa sì, intero sì. di nuovo. Ma sì, è normale, adesso ci vuole un pochino di tempo, no? Sì, qualche minuto. Giusto che si scioglie. Secondo giro, intanto mi ho l'abitudine di impastare in pentola, se è più facile per me. Ma dopo prepareremo, dunque qua metteremo il lievito e tutto il resto, quando però prepariamo gli altri ingredienti. Ok. Uova. Allora, distingui tra i bianchi e i gialli? Sì. E metti qui i gialli? 3 gialli. 3 gialli. 3 gialli. Ok. Dimmi tu, eh? Sì, sì. Uova. Ullala. Bellovetto. E ancora questo. Ok, e questo lo metti intero invece? Intero. Perfetto. Questo lo va intero. Quindi 3 gialli e un uovo intero. Lo sbatti un pochino. Ma no, ci metti alla lo fine zucchero. con lo zucchero. Ok. Ecco qui. Zucchero vanigliato. E questo ce ne metti quanto? Questa bustina. Una bustina e basta, ok. Molto bene, allora adesso mescoliamo lo zucchero con 3 tuorli e un uovo intero. Aggiungiamo un pochino di scorza di limone, circa un limone, adesso vediamo un attimino grattugiando, facciamolo da qua. E intanto vado a disfarmi il burro con un poco di latte. E l'arancia. Giro il burro intanto se vuoi. Sì, si può anche spegnere perché dopo lui si disfa da solo, anche basta se il latte è caldo. Allora, pizzico di sale. Ok. Non che abbiamo messo, lo aggiungiamo qua. Sì. Basta un poco. Sì, sì, proprio un pizzico. Un poco di grappa. Questo si grappa al limone, tanto per... Ho capito, questo è un bicchierino direi proprio. Un bicchierino, sì. proprio sì. Ah certo, non si sente proprio il profumo. Andiamo a vedere il nostro lievito, come che sta. Sì, se si è sciolto per bene. Mamma mia! Eccolo qua. Ah sì, guardate, bellissimo. Anda presto presto. Eh sì. Lo aggiungiamo nella farina. Prima diamo un piccolo giro, così tutto il lievito viene assorbito bene dalla farina. Ho capito. E dopo che aggiungiamo il resto degli ingredienti. Va bene. Il lievito si è ben assorbito dalla farina e adesso va tutto il resto. E aggiungi anche il burro caldo. Quindi non devi neanche aspettare che si raffreddi, lo metti così No, caldino com'è. è tiepido, non fa niente, perché tanto l'impasto che va bene, se lo metto freddo ti fermi il lievito, Ho dunque capito. va benissimo quando sei leggermente tiepido, non freddo. Sì. Ho capito. Impasti sempre con le mani. Io sì, però ti metto la farina perché mi servirà per nettarmi le mani. E adesso che aggiungo il latte.
di solito 2 decilitri di latte, ma poi se vedi dall'impasto quanto servi, perché l'impasto alla fine deve essere un impasto non troppo duro, morbido. Sì, un morbidino, sì. Sì, così se lievita anche avanti resta più buono. Ma Ho capito, sì. ma anche se in pasta, se vedi quanto latte servi. Certo, lo aggiungi man mano in caso. E questo adesso lo lasci lievitare? Finché non raddoppia di volume. Certo. Ecco qua, finché si lievita l'impasto dobbiamo prontare il ripieno. Prima di tutto mettiamo i pomi. Questi pomi biologici, dunque non se trattati, possiamo lasciare la buccia, che la buccia è buona e ha tanta vitamina. Ho capito, sì. Assolutamente. Ecco. Bene, allora nel frattempo mentre puliamo le mele, raccontaci un pochino la storia di famiglia che hai di questo dolce. Cosa ti ricorda? Ecco, la storia, immagino sia una storia come la maggior parte delle famiglie, ricordo sicuramente la nonna, la mamma, perché intanto le nonne, tutte e due, e mia mamma, i sabati, le domeniche si trascorreva assieme. Una nonna era a Porto e un'altra era in Filaria, che è un piccolo paesetto del comprensorio d'Esterna. Ok. E allora i sabati, assolutamente le domeniche sicuramente, andammo a pranzo dalle nonne e era sempre il dolce. E il dolce era il struccolo, poteva essere dei pomi, dei nose, la pinza, i bucciolai. Ma comunque ecco, il struccolo è sicuramente uno dei dolci che fa parte della tradizione istriana. Certo. Noi... E quindi alla fine è una cosa che riproponi anche adesso? Anche sempre, perché da piccole siamo abituati, ecco, a dover accompagnare le feste in famiglia, le festività, Natale, Capodanno, Pasqua. Sicuramente con tantissimi dolci che se oggi che si fa di tutto e di più, ma quel che non devi mai mancare è il struccolo e i bucciolai o la pinza, il struccolo dei pomi e il struccolo delle nose. Certo, assolutamente. Sì, allora adesso dicevi... Mi vado a mettere questi pomi in multipratic perché così li sminuzzo più velocemente rispetto al lavorare col gratto. Sì. E ti puoi questi intanto, ecco, te dago ancora un pochi. Sì. Ti puoi farli a quadretti, sì, quadretti che così è buono anche sentirli. Esatto, lo rende un po' più croccante poi alla fine l'impasto. Quando ti fai questo, potremmo anche, mi piace mettere un po' di nose, anche questo col cortellino, in modo grossolano, si riaggiungi ai pomi. Perfetto. Esatto, allora mettiamo le mele grattugiate in una pentola. Assieme a queste. Assieme alle mele che abbiamo tagliato grossolanamente. E adesso che tagliamo le noci. Adesso tagliamo le noci, anche queste con il coltello, dicevi, vero? In maniera grossolana, che saranno belle croccanti. Dicevi che questa è una variante che hai aggiunto tu, perché ti piace sentire le nose. Sì, esatto. Mi piace sentire le nose. Ecco qui. Ecco qua. Perfetto. E l'uva passa. L'uva passa che avevamo fatto stare in un poco di trappa e acqua, così che l'uva passa imbriaga. Esatto. Adesso vado un pochettino a strizzarla e torno. Ok, va bene. Eccola. Perfetto. E adesso bisogna grattare un limone. Grattiamo un limone, sì. Esatto. Eccolo qui. Allora vado io. Finché ti gratti il limone, quel limone che ne sta grattato prima dell'impasto, lo strucco e mettiamo dentro anche il sugo del mesolimone. Ho capito. O anche tutto. Ecco, ma andrà bene perché tanto adesso c'è anche il sugo del limone. Certo. L'aroma del limone si sentirà di sicuro. Assolutamente. Un po' di marmellata. Un po' di marmellata, circa sempre un paio quella, di cucchiai. Questa è la marmellata. Un po' per sciogliere sul paston, zucchero che non dimentichiamo. Eccolo qui. Che dopo il zucchero ogni d'un si regola secondo i propri gusti. Chi che piace più dolce metti più zucchero, chi che piace più sentire il dolce aspretto dei pomi metti di meno zucchero. Certo. Mettiamo anche un po' di zucchero vanigliato. Ho capito. Molto bene, diamo una bella mescolata. Eccola. Perfetto.
Un ripieno abbondante. Sì. E per ultimo, mi piace tanto abbinare la cannella, la va benissimo con i pomi, dunque un bel cucciarino abbondante di zucchero e cannella. Ecco, sì, per chi vuole ovviamente, a chi piace. Ecco, allora l'impasto è lievitato, guardate, sono passate circa 2 orette e mezza, 3, Sì, vero? più o meno. E adesso cosa facciamo? Adesso bisogna stendere bene bene per poi poterlo riempire. Riempire con le certo. nostre belle. Ecco qua, Assolutamente. bisogna prima di tutto infarinare bene il piano di lavoro, perché Certo. sennò rischiamo di farlo attaccare, che certo. non è detto che non ci succeda comunque. Sì, sì. Facciamo così, Ottimo. eccolo, questo. Vieni, appoggiamo da un'altra parte. Va Vuoi provare bene. tu a stenderlo? Ma se vuoi, dai, allora. Fatto pratica, sì. Esatto. Ecco, brava. Allora facciamo un po' con le mani. Sì, sì, senz'altro. Vuoi che faccia una forma qua tipo Tonda, rettangolare? bella Tonda, ok, bella tonda. pensavo rettangolare, va bene, tonda. Perché ormai siamo abituati con la pasta dello strudel praticamente già pronta, quindi questa è... Sì, questo è proprio questione di Tutta un'altra abitudini. cosa, Io l'ho vista vero? sempre fare rotonda da mia mamma e da mia nonna. Vedi? Sì, sempre Vedi? stendevano Ok. l'impasto. Beh, sì. Sì. Ecco. Dai una mano? Vai. Faccio io? Vai, vai. Faccio io. Ecco, Ottimo. bisogna, diciamo, mezzo centimetro. Ecco, Ok, di- sì, non è proprio sottilissimo, No, diciamo, no. ecco, perfetto. Poi siccome lievita poi ancora, Mhm. lo lasceremo lievitare affinché non devi essere troppo pasta, troppo paston, troppo pane, poco ripieno, ecco, Certo. perciò va più sottile. Certo. Ma per curiosità, dopo una volta cotto, questo impasto è croccantino oppure questo rimane è morbido? come la pinza, Ho capito, morbido. Ho capito. Interessante. Assolutamente. Perché alla fine Perché esisti ricette esatto, diverse volevo dirti. Mhm. e che viene fatto in modo diverso, dunque resta l'impasto più croccante, tipo un biscotto, una frolla poi Esatto, arrotolata. esatto, no, questo esatto, no, è un'altra questo è cosa. proprio tipico nostro, Sì, con sì, il sì. lievito, lievitato, tipo l'impasto della pizza. ecco. Certo, certo. Adesso bisogna ciò la marmellata. Ok. Perché metteremo uno strato piccolo di marmellata, Va bene. perché se no l'impasto molto spesso quando se è tutto cotto, Sì. rosto, se dividi dall'impasto, dal Ah, pane, ok. per far sì che stai bene tutto attaccato. Attaccato ci metti un po' di marmellata. Un po' di marmellata. E che marmellata ci metti? Ma quella che go. Quella che hai in casa. Quella che go in casa. Sì. In questo momento se la marmellata de pesche, quelle autunnali che Ok. sei nei vigneti. Che buona. Ecco qua. Allora vado io? Sì. Perfetto. Un cucciaro o due e Ok. stenderlo bene. Ok, allora un paio di cucchiai Mhm. e lo stendo bene. Ecco qua. Lo vuoi anche verso gli angoli, diciamo? o No, mantenerlo rilassiamo nel perché dopo centro? attacca meglio forse Ok. l'impasto. Ecco, bravo. L'impasto. I pomi li avevamo grattugiati, no? Esatto. Ma altri li abbiamo tagliati un poco più grossi Più perché grossolanti. ne piace sentirli. Certo, sì, sì, sicuramente. È bello. Sono sì, diverse tipologie di croccantezza anche, molto buono. E questo come lo vuoi proprio? Anche lo stendi Ah, ho bene capito. come sì. Va bene. Anche di più lo puoi allargare. Ok. Sì, che sia abbastanza omogeneo, anche Sì. perché sennò altrimenti penso faccia anche più fatica a cuocersi. Ecco qua. Ma invece un'altra curiosità, con le mele di solito perdono un pochino d'acqua, no? Adesso metteremo 2 cucchiai di pan grattà. Ok. E così l'acqua che magari viene Potrebbe- fuori nella vero? cottura viene assorbita dal pane. Sì, 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 proprio così. Semplicemente così, Ok. sì. Come il formaggio grana. Ecco, brava. Ottimo. Allora sono circa un 3 cucchiai, vedo. Ecco, sì, basta. Ottimo. E adesso E adesso? a te la chiusura perché... Ah, guarda un po' te, proprio sì, lo sì, arrotoli. Sì, proprio così. Ecco, semplice, no? Che bello. Ed eccolo Bellissimo. qua. Pronto? Adesso per un altro giro di lievitatura. Ok. Si lascia lievitare ancora dipende, si vede poi come lievita la Certo. velocità, perché dipende dall'ambiente, se è caldo, meno caldo il Sì, lievito, sì, ma sì, in genere assolutamente. almeno una mezz'oretta ci Una vuole. mezz'oretta, Sì. va bene. Perfetto, allora come potete vedere lo strudel, lo struccolo qua è lievitato, guardate com'è bello, com'è grande, adesso cosa facciamo? E adesso con quel piron bisogna sbattere il giallo
dell'uovo, esatto. Bene. Ora una piccola cremina. Ecco qua. Ecco. Sufficiente. E adesso con quest'altro lo ciogommi bisogna spennellare bene la superficie del struccolo, perché questo che darà un bel color marron poi. Ho capito. Quando sarà tutto bel finido rosto. Sì. Ho capito. Adesso allora lo spennelliamo per bene. Proprio questo pennellino è la svolta proprio, è morbidissimo. Ecco qui. E adesso invece che lo metteremo in forno, per quanto tempo? Allora, 160-170 gradi, sì. Una quarantina di minuti sicuro. Ho capito. I primi 10 minuti lo lasciamo rostir così, sì. E poi dopo i 10-15 minuti mettiamo sopra un foglio d'alluminio affinché poi non diventi troppo scuro, non lo bruci di sopra, resti più bello. Che tireremo via gli ultimi 5-10 minuti di cottura comunque. Sì, certo. Eccoci qua, questo è il nostro risultato. Esatto. Adesso è appena tiepido perché non bisogna lasciarlo raffreddare ben prima di tagliarlo, ma oggi facciamo un'eccezione, è un attimo in tiepido perché siamo tutti curiosi di vedere. Di assaggiarlo soprattutto. Esatto, eccolo qui. Qual è il risultato? Facciamo così per metà. Adesso vediamo esatto di staccarlo bene dalla pentola. Perfetto. Eccolo. Meraviglioso. E abbondante anche. È bello grande è venuto. Eccolo ecco qua qui. Il nostro struccolo. Vai. Eccolo qua. Perfetto, guardate, si vedono le mele e le noci, buonissimo. Adesso lo possiamo tagliare e certo, sarà assaggiare. fatto, sì. Ecco, finalmente è arrivato il mio momento preferito, quello dell'assaggio. Vediamo come è venuto. Entrambe direi. Vediamo se siamo state brave, giusto? Il profumo è ottimo. È delizioso. Buono? Delizioso. Mi Abbiamo raccomando. superato la prova. Assolutamente. Mi raccomando, fatelo a casa, è buonissimo. Prima il prete. Ecco il libro da questa. Andiamo accanto. Marino. Ma qua vicino, mettete qua vicino. Mettete qua vicino. Molto bene, dai. Tu ci dice? Marino, pokrivaš ga.
inizi a ringraziare. Faccio io. Mi hanno detto me che faccio da moderatore, o della parola. Ecco. Solo un attimo che... Sì. Dopo tagliamo, si taglia, si cuce. Sì, non ti preoccupare. Sai come funziona, no? Sì, non ti preoccupare. Martina e Renato. Allora potremmo cominciare poi la parola a lei. Allora io prima di tutto vorrei ringraziare al nostro caro Marino per questa statua di San Michele che ci ricorda prima di tutto la presenza di Dio fra di noi. Spero che attraverso tutto questo tempo e anche di questa giornata che possiamo veramente sperimentare la felicità, la sua protezione e la presenza di Dio fra tutti noi, fra le nostre famiglie. Questa statua, io spero che ognuno che è abbastanza grande e bella, che ognuno che passerà qua dalla nostra esterna, che possa veramente apprezzare la bellezza di questo posto e chiedere sempre la sua protezione. Grazie Marino. Vorrei ringraziare a tutti quelli che sono venuti oggi, specialmente devo ringraziare anche i fratelli Dunis, specialmente Gidio che ha donato il tronco per Vasquisume, la forestale, perché senza di Gidio non sarebbe il tronco qui. E Sandro Dunis anche che ha aiutato a trasportare e tutti voi che siete venuti qui, il parroco signor Baldini, storico d'arte, Renato Malaman, giornalista italiano, la giornalista di Radio Capodistria, TV, Martina Bocci, tennis e tutti presenti. E speriamo almeno una volta all'anno che ci vediamo qui e sempre di più, che siamo anche 1000 persone che siamo prima o dopo. Grazie. Volevo innanzitutto fare solo una domanda curiosa, perché molti credenti non riescono a capire una cosa, Don Rafael. Una domanda? È una domanda. Perché noi conosciamo come persona fisica un santo che è vissuto di carne sulla terra, San Giuseppe, la Madonna, San Francesco. Perché gli angeli e arcangeli che sono spirito sono santi? Sono santi perché stanno continuamente nella presenza di Dio. Stanno presenti gli arcangeli, soprattutto se si parla che sono coloro che servono a Dio. Ecco, questa alla fine è la vita di ogni cristiano che vuole sempre fare la volontà di Dio nella sua vita, no? Per questo noi di questi angeli che servono già a Dio, che stanno già dall'inizio dei tempi nella sua presenza, ecco, chiediamo specialmente al nostro caro San Michele che ci dia la sua protezione e il suo aiuto, perché affinché noi non possiamo arrivare a quel livello di poter servire a Dio ogni giorno della nostra vita, in ogni momento. Ma sappiamo che Dio ci vuole bene anche se siamo deboli peccatori, ma Dio ci aiuterà attraverso della sua protezione. La ringrazio. Allora io potrei avere il premio Nobel come tipo cattivo. Una domanda al signor Marino e lo scultore che ha pensato e realizzato. Mi stavo chiedendo una cosa, perché quando ha avuto l'ispirazione di fare questa scultura sacra, cosa è successo? Mi ricorda un tale San Giuseppe che era in dubbio, la sposo, non la sposo, sta Maria. Come è venuta questa ispirazione? Allora, io da molto tempo che mi occupo di fare sculture, ho fatto anche sculture più grandi di questo, vuol dire in Austria, in Bulgaria, in Italia, Austria, dopo ho fatto a Portole, a Grignana una scultura. Ho detto voglio fare anche qualcosa per dove sono nato, dove sono battezzato, cresimato, comunicato. Per la mia parrocchia voglio lasciare qualche traccia. E ho detto voglio fare un angelo, una donazione che resta qui per quanto resterà. Faremo anche un piccolo tetto, così sarà protetto anche dalla pioggia, così durerà più di noi. E la vedremo in io giorno. regalo la lampada notturna, allora solare, ecco.
Ringraziamo. Sì, tutti i testimoni. Volevo anche fare un ringraziamento a queste gentilissime signore, l'operatore in ferie, no? Quindi lo schermo è fisso, la signora Jugovas, Rosanna, perché nel Facebook noi vediamo spessissimo le sue creazioni, i buzzolai e le varie cose istriane che io amo tanto, le torte. C'è una signora che mette appetito solo a vederla. Se si va a accomodare, la signora Martina Venga, da quando ero ragazzo che avevo poca panza, io seguivo il suo bellissimo papà, e lei comunque non è da meno, che allieta le nostre domeniche martedì. Secondo lei ce la faremo a riempire ancora le chiese dell'Istria? Ho visto una cosa, rispetto all'Italia c'è molto turismo, in un paese piccolo così ho contato 25% di presenza di abitanti a messa. Beh, io riprendo, intanto buongiorno, la giornata è splendida e stare qui tutti insieme credo sia una cosa bellissima, nel senso che recupera, usando le parole di Marino, il senso di lasciare una traccia, e io credo che attraverso l'arte, attraverso la cucina, attraverso tutta quella che è un po' la cultura che ciascuno di noi può portare sul territorio, lasciamo delle tracce. E oggi sono tanto felice di vedere tanta gente in questa chiesa, che di solito io vedo sempre abbastanza deserta quando passo, perché recupera quel senso della comunità che secondo me ci può salvare, perché oggi come oggi siamo sempre tutti più separati, siamo sempre tutti più individualisti, e invece attraverso gli appuntamenti della comunità, che naturalmente passano anche per gli appuntamenti della Chiesa e dei Santi, e quelli che poi io cerco di raccontare nelle mie trasmissioni anche attraverso la cucina, questi sono grazie. La colina in bocca, guarda, io a volte leccherei lo schermo. Beh, ma io qua sono in rappresentanza femminile e credo che la rappresentanza femminile più grande sia anche quelle straordinarie donne che oggi si sono messe in cucina e hanno preparato pezzi di quella cultura di cui noi facciamo parte, per cui grazie anche a tutte le donne che stanno allestendo là dietro. Ecco. Le ringraziamo di cuore e poi il resto sarà storia. Chi abbiamo ancora qui con noi? Oh, abbiamo un giornalista vero. Io sono un operatore proprio seduto dall'agricoltura a questo hobby. Sono un vecchio amico di Marino Jugovac, l'ho conosciuto almeno più di 30 anni fa. Posso dire che oggi lui ha coronato il suo sogno, ecco, quindi non potevo mancare, e mi sento anche di dire che con la sua arte Marino, che è un visionario, è un uomo fortemente legato a questa terra, ci fa sognare un'Istria migliore, e negli ultimi anni abbiamo visto anche i risultati. Io ricordo ancora le sue piccole case che vendeva nel negozio di souvenir a Grisignana, e già in questi piccoli capolavori si coglieva questo amore e la volontà di dare un suo contributo attraverso l'arte alla rinascita dell'Istria e della cultura istriana profonda. Marino non è di tante parole ma di molti fatti, come vediamo. Questo arcangelo credo sia un dono straordinario, qualcosa che rimane. Sul campanile c'è un nome di un suo antenato, è il nome di un suo antenato, Jugovac, che ha lasciato una traccia importante. Marino oggi rinnova questo legame con la sua terra, con la sua chiesa e con la sua gente. Grazie a tutti di essere intervenuti, perché davvero è una festa bellissima. Sono veramente felice e onorato di essere qui. Vi ringraziamo, continuiamo con la carrellata. Io vi giuro, mi sento un po', non in imbarazzo, commosso. Io qua c'ho un pezzo di cuore perché sono nato a Madonna del Carso, mi hanno deportato all'età di 4 anni in Friuli, perdonate la cadenza. Abbiamo uno storico, il signor Marino Baldini. Che cosa ci può raccontare di questo posto? Qui, scusi, un amico, un tale Franco, diciamo conosciuto meglio, diceva che qui correva un confine provvisorio con la zona B. Beh, naturalmente, ma quando si presenta un'opera d'arte, una scultura, un critico serio non si occupa di zone, ha politiche e confini che non sono artistici, e dunque anche quelli che magari si occupano, che noi rispettiamo profondamente, no?
dovrebbero conoscere queste cose. E noi siamo qui principalmente per presentare un'opera d'arte e poi anche quello che ha eseguito l'opera, il scultore, e naturalmente in pieno rispetto della parrocchia, dei parrocchiani, del signor parroco, di tutti i presenti. Grazie Reverendo per l'aiuto con la benedizione, perché prima questa scultura si trovava effettivamente in ombra. Dopo la benedizione l'ombra si è tolta e si è mostrato San Michele. San Michele che è coerente con le opere di Marino che io seguo già da decenni. Ricordo angeli di queste o anche dimensioni superiori con parte da vari materiali lignei ma anche dipinte. Infatti lui ha continuato sempre, come anche in queste zone, alle sculture agritignane, a Pisino, sculture in luoghi pubblici, la Castaniera qui vicino, no? A Portole, che è una, secondo me, delle installazioni nello spazio più riuscite. Ma come riuscire meglio di installare una scultura che posizionarla accanto alla chiesa che ci ricorda questo primo arcangelo, il primo collaboratore di Dio e della Madonna Santissima, Beata Maria Vergine. Dunque il personaggio più importante in cielo dopo queste persone, il capo di arcangeli, il capo dell'esercito celeste, che con attributi giusti, ecco, Marino ha raffigurato in questa scultura di iconografia sovrannaturale, ma anche di spazio. Vedete che lo spazio si alza verso la scultura, come verso il campanile, verso la chiesa. E la vedrete sempre, perché l'interno della chiesa non si può vedere ogni giorno, magari quando si passa con la macchina, ma la scultura che ricorderà San Michele, che ricorderà il cielo, ma soprattutto che ricorda un'opera d'arte fatta degnamente, con dimensioni ben valutate, con una iconografia che anche come i materiali fa parte di questo ambiente. Io trovo che questa riuscita naturalmente la dobbiamo soprattutto, ha detto già Marino chi ha aiutato, no? All'artista che è anche pittore ma scultore già, diciamo, non solo esperto, molto di più di questo, perché ha conosciuto con le proprie sculture, ha arricchito dei spazi pubblici molto importanti e questo è forse il più commovente, sentendo anche la tradizione di famiglia, la presenza del nome. Mi ricorda un po' la mia, no? Che mio bisnonno ha contribuito per una campana, mio padre 100 anni dopo che un'altra, dovevo fare anche io una campana nella mia parrocchia, no? Così queste tradizioni anche sono molto molto importanti, perché anche se c'è l'ombra come c'era stamattina, no? Poi c'è anche la benedizione, l'ombra se ne va, no? E così anche l'arte ha varie fasi ma cresce, no? E poi rimane per arricchire lo spazio, per arricchire la nostra spiritualità, e per questo siamo molto riconoscenti a tutti voi, perché l'arte senza la società non conta, no? C'è ad esempio un grande artista di Malaga nativo, si chiama Picasso, no? E certi tenevano i suoi lavori in un armadio, no? Nei scaffali anche. Diceva, quell'arte non esiste. L'arte esiste quando c'è la comunità, quando c'è la parrocchia, quando c'è l'artista e quando c'è l'opera che si vede. Se non si vede, come sappiamo che esiste? Per Dio sappiamo che esiste, no? Anche se non lo vediamo. Ma l'opera d'arte deve essere visibile. Dunque qui sono stati azzeccati tutti gli elementi principali. Per questo auguri a tutti voi e in particolar modo a Marino. Ringraziamo l'altro storico, molto chiaro. Due parole con la pia donna. Se ti vuoi accomodare. Io parlavo prima di appetito, no? Sì. Con la signora Mocci. Sì. E devo fare solo i complimenti. Diciamo che sei la portatrice della cultura, soprattutto della tradizione. Parliamo di Bussolai. Cosa dire?
buoni, che piace a tutti. Parlo in dialetto perché qua si capiamo un po' meglio tutti. Bisogna parlare in dialetto. Scusa, la mia cadenza furlana, non volevo. No, come dicevi, tradizione. Sì, a me piace la tradizione, portarla avanti da sempre. E faceva mia mamma questo, lo faccio io avanti finché posso. Lo trasmetto a mia figlia e mi auguro che vada avanti anche a lei. Non si vogliono ascoltare i figli, sì, è vero? no, ma a me ancora un po' mi ascolta, poco, ma mi ascolta. Questa è una gran bella roba. Sì. Beh, oltre comunque a preparare prelibatezze, fai parte di questo gruppo di pie donne che tengono in ordine questa bellissima chiesa, che io ormai sono quasi 60 anni, non mi avete sentito, no? Che ci passo davanti, ma la vedo splendida. Complimenti, che dire. Grazie. Ma ci diamo da fare quel che possiamo, con i mezzi che abbiamo e con l'aiuto dello Spirito Santo andiamo avanti. Beh, oggi è giornata, mi sembra che l'angelo di luce se l'è ci illumina chiamata abbastanza, sì. No, questo, come dicevo prima, lo faceva mia mamma che mi ha trasmesso questa, insomma mi ha cresciuto con la fede e mi ha trasmesso questa, una vocazione questo per me, aiutare, servire la Chiesa, lo faccio con grande piacere, lo farò finché posso, finché sono abile di farlo, è una cosa bella, non perché per via degli altri, per sentirsi meglio, per essere in un bel ambiente. Ma sono detto cristiano che è più bello dare che ricevere. Giusto, perché quanto si dai una mano ma ne ricevi niente. Ecco. Tu hai mai notato la faccia di chi riceve qualcosa di inaspettato? Che faccia fa? Allegre, contente. Tipo la mia se tu hai bussolai. Ah sì? Non l'ho vista. Come Viodin. Adesso vedremo. Vedremo. Credo che abbiamo dimenticato l'ultimo, ma il migliore. Prego, se si vuole accomodare qui, siamo in compagnia dell'Arcangelo. Chi abbiamo? Buongiorno. Buongiorno, mi conoscete tutti, sono Denis Visentin, praticamente nativo, originario anche di questi territori, ecco, di San Giovanni, no? Ecco, ricordo con Marino ci conosciamo ormai da una vita praticamente. Ricordo soprattutto la sua prima mostra che ha realizzato a Buie, i famosi paesaggi istriani che Renato citato prima, ecco, in base anche a altre opere d'arte e anche sculture tutte citate che i amici chiarito prima. Ecco, Marino ama questo paesaggio, Marino sfrutta i legni di questo paesaggio, quindi nella sua arte ne riporta l'amore ma anche il rispetto per il paesaggio. Ecco, voglio ricordare un altro grande momento importante della vita di Marino, che partendo di qua ha raggiunto Parigi e anche la Bulgaria, l'Ucraina. Quando dirigevo il Museo Civico di Pisino, Pino Bonanno, che è qua presente si ricorda, mi chiama, mi dice: senti, dobbiamo fare una mostra importante per Marino al Castello di Pisino. Ecco, la che abbiamo realizzata, credo che era la mostra in cui c'era anche Oman, e forse un'altra. Poi Marino ha realizzato anche una scultura importante al Castello di Pisino, e da là si è partito Marino verso il mondo. Ecco, scusami, credo che sia giusto chiamare anche il nostro amico Pino Bonanno, che è importante in questo percorso di Marino. Pino, prego. Aspettiamo allora il carissimo, giovanissimo amico Pino Bonanno. Eccoci qua, a lei la parola. Marino è un uomo speciale, è un uomo straordinario. Io l'ho conosciuto nel 94 quando sono arrivato a Grisignana, e ricordo che avevo voglia di vederlo scolpire in dimensioni autorevoli, delle opere che avessero un significato anche civico. Infatti, passeggiando con lui per questi territori, abbiamo visto un tronco per terra e ho detto: questo sta bene a Grisignana. E con fatica l'abbiamo portato la scultura adesso a Grisignana. L'opera di Pisino è successiva, ma poi ricordo con piacere i tour che abbiamo fatto in Germania, in Olanda, a Parigi, in Italia. Ormai è un artista internazionale, quindi non è solo di questo territorio, ma
parte da questi territori per trasmettere arte, conoscenza, creatività a tutto il mondo. Grazie Marina per questo. Grazie a te Pino. Grazie a lei. E con questo io vi saluto. Se vogliamo dare proprio l'ultimo saluto al Don Rafael, facciamo gli auguri ancora per tanti auguri di buon onomastico. Venga. No, perché Don Rafael vuole ricordare che da domani, dal 1° ottobre, dopodomani, inizia il mese del Rosario, della Madonna del Rosario. Cosa ha pensato questa comunità? Per iniziare, che prima hanno detto, la messa la prossima domenica la facciamo a Cepici, come è la nostra tradizione qua a Sterna. Quando iniziamo il mese del Rosario andiamo su a Cepici, vicino anche se non facciamo la Madonna delle Neve, ma ecco nella chiesa di Cepi, perché andiamo là verso la Madonna, che speriamo che ci aiuti nella nostra vita quotidiana. Che cosa dire? Ringraziare tutti che siete venuti, ringraziare anche a te, ringraziare a Marina, a tutti voi che siete venuti a partecipare di questo evento straordinario, augurare a tutti voi una buona giornata e a tutte le vostre famiglie. Chi si chiama Rafael, Gabriel o Michele, fare gli auguri da parte mia. Che la benedizione di Dio vi accompagni in questo giorno di oggi e tutta la vostra vita. Grazie. Un caro saluto a tutti da Geni Bassanese. Troverete in Google, in YouTube, solo la giornata Sterna 29 settembre 2024. No profit e auguri a tutti. Grazie. Cari amici, eccomi di nuovo con voi per un'altra puntata sui proverbi istriani, la 7ª mi pare. Oggi il tema sarà quello del vin. Sappiamo che in questo momento la vendemmia è ormai finita e che il mosto sta fermentando nei tini o nei caveci, come che si dice anche da tante parti. Ecco dunque qualche proverbio: bevi buon vin e lascia andare l'acqua al mulin. Chi gappan e vin sta meglio del suo vicino. Per farsi un amico basta un bicchiere di vino, per mantenere la sua amicizia se poca una botte. L'acqua fa male e il vino fa cantare. Chi del vino è amico, di se stesso è nemico. E il barbiere te fa bel, e il vino te fa buon sangue, e la donna te fa mona. Chi bevi prima della minestra, vedi il dottor dalla finestra. Non metterti in cammin se la bocca non te sa de vin. E vin è buon contro esse, scuro, sentà e scroccar. Agli istriani questa ultima S è l'ideale. Vin rosso tenuto e fresco fa cantare anche in tedesco. Con l'uomo se pien de vin e te parla anche in latino. Ecco, con questo finisco, grazie e ai prossimi proverbi. Per 20 anni ha fatto il postino in Istria e per altrettanti eventi è stato guardia giurata. Tutti lo descrivono come la memoria storica salvorina, ma lui preferisce l'appellativo di factotum di Bassania di Salvore, dove abita a 2 passi dal mare e dove si trova la sua immensa collezione, che ha trovato spazio nella sua casa frequentata da tantissimi visitatori. Ma lui chi è? Giulio Codilia, nato 29 agosto a Bassania, 20 metri da dove ci troviamo in questo meraviglioso posto pieno di storia, Galleria Fotoricordi. È visitata in 6 anni da moltissime persone, da 1150 persone individuali
console italiano, l'onorevole Al Sabor, nostro Furio Radin, Maurizio Tremoli, tantissimi. Da me sono state moltissime televisioni, insomma ho qualcosa da dire e da mostrare e da far vedere alle generazioni future il passato nostro di gente istriana, oriunda anche i miei dal 1849 qui a Bassania, però sono anche i miei trisauri, nonni vecchi, sono arrivati dal Friuli. Al di là dei ricordi di famiglia, ma la cosa più preziosa che c'è in questo museo qual è? Per me sono tutte cose preziosissime. Ho documenti, cartoline della nostra famiglia, ho il passaporto vecchio di mio zio, il fratello di mio nonno, datato 27 agosto 1875, rilasciato a Parenzo il 30 maggio 1921, ancora sotto Vittorio Emanuele III. Poi fotografie dei nostri combattenti, dei miei nonni, di mio bisnonno, degli avi, fotografie antiche con oggetti. Ho 3 orologi, ognuno più vecchio di 100 anni, uno ne ha 112 e lavorano ogni giorno perché il tempo passa anche per i defunti, non li lascio fermare mai. Da dove è nata questa passione? Ma da sempre, quando facevo il postino, raccoglievo tutto, raccoglievo coltelli, coltellini, baionette, pistole, documenti, fotografie. E, essendo musicista, suonando tutta la vita, sempre qualcuno mi dava: Giulio, ti vuoi la fotografia? Giulio, te dago la fotografia. E io raccoglievo tutto. Nel futuro ho fatto questa casa abbastanza grande e, avendo spazio, ho detto devo mettere queste cose non soltanto nei cassettini, in qualche, come noi in dialetto diciamo, in qualche armeron, che sia all'oscurità della luce e del mondo. Metto in vista, ho fatto questa galleria chiamata un po' anche quasi museo, ma io la chiamo Galleria Fotoricordi. Negli anni il successo ha dimostrato l'interesse per la storia, per le fotografie, ha dimostrato che ho fatto una cosa positiva. A Salvore si parla soprattutto del faro. Qui c'è un pezzo di storia perché la custodisce questo museo. Qual è? È la storia del faro, il faro costruito nel 1818 da Pietro Nobilo, che non vado a raccontare tutta la storia. Sono contentissimo, specialmente questi giorni, perché abbiamo ricevuto un regalo dal nostro carissimo Ferdinando Simonovic di Torre, il modello del faro di Salvore, a scala proprio originale, con la lucetta si accende alla sera all'imbrunire, lavora anche in questo attimo che state filmando me. Sono statico, però il faro lo sto guardando. Parlo un attimo di Ferdinando, un grandissimo amico, noi si suona da molti anni per beneficenza. Il faro è il punto di navigazione per tutto il Adriatico, per Nord Adriatico, ma la storia è vasta, la storia del faro di Salvore è vasta, è il più grande faro dal lato Adriatico e anche abbastanza più in lungo. Io lo canto nelle mie canzoni, essendo musicista, compositore, canto anche il faro di Salvore, è una forza grandissima. Io ho proprio la lampadina originale del faro, anche custodita qui. Il nostro faro di Salvore è la luce dei nostri avi, dei nostri genitori, della nostra generazione e delle generazioni future. Il faro è un simbolo grande nostro di Salvore. Questa è la lampadina del faro di Salvore, ogni paio d'anni viene cambiata. L'ho ricevuta in dono proprio dal fanalista il giorno 13 dicembre 2011. Il giorno 13 dicembre è il giorno di Santa Lucia, la protettrice della vista. Per questo
tengo questa lampadina così cara perché mia nonna defunta si chiamava Lucia, collegata col faro di Salvore che dà una luce. Guarda il caso, mia nonna gli ultimi 3 anni della sua vita era cieca. Queste 4 immagini che avete visto adesso è la chiesa e il campanile della chiesa di Torre, lavori del nostro carissimo Ferdinando Simonovic, poi ci ha regalato il faro di Salvore visto poc'anzi e una casita, noi in istriano diciamo l'Istarski Casum, la casita istriana fatta in pietra istriana, lavorata a mano. Sono 4 opere, 4 miniature fatte da un personaggio splendido, un grande amico, il nostro carissimo Ferdinando Simonovic. In questa nostra visita, in quel di Bassania di Salvore, da Cicerone l'ha fatto Simonovic, un toresano amico di Giulio, anche lui appassionato di musica e da sempre anima della banda d'autori di Torre, che ha anche la passione di lavorare la pietra per ricavare pregevoli lavori, come quelli che si trovano in casa di Giulio Codiglia, il faro di Salvore, la casita istriana, la chiesa di San Martino ed il campanile di Torre, ovvero tutte riproduzioni realizzate esclusivamente in pietra d'Istria. Ecco le sue parole. Dove nasce questa passione e come mai così, soprattutto nei ricordi della terra, che quindi è la pietra? Questa passione è nata proprio a scuola, non che mi lavoro là come manutentore, e ho visto i fiori che eri interessati ai nostri motivi istriani e ho cominciato a fare con questi sassolini, ho visto che ne ho esperienza poca e ho detto comincio a fare qualcosa di importante. Allora ho visto con queste casette e con i muri a secco e ho visto che qualcosa viene una bella immagine, una bella figura del nostro paesaggio e ho detto ma non mi fermo qua. Allora ho detto perché non fare una piccola rappresentazione del mio paese, ho fatto una cesetta, ho fatto anche il campanile e siccome per l'amico Giulio ho detto che facciamo un bel ricordo ai Salvorini, ho detto fermo che su anche il faro, così mi veniva l'idea, ho fatto un bel faro e per non dimenticarlo che questo fa anche una bella luce che ho messo una piccola lampadina che dà l'immagine del lontano con i pescatori che venivano, che dà la retta via. Tanti personaggi conosciuti, ma tanti personaggi sono stati anche qui presenti su questa bella realtà a Bassania. Qui da me all'inizio ho detto è il console italiano, signor Rustico, Furio Radin, Maurizio Tremol, Rossit Del Bello, il sindaco di Umago, la vice Zuppano, adesso la Giuseppina Raico. Durante questi 6 anni personaggi che sono entrati qua, tantissimi cantanti, essendo conduttore radiofonico da 21 anni ho una trasmissione Festa Istriana in radio a Umago, una radio privata, tutti gli ospiti che abbiamo, i cantanti, musicisti arrivano anche qui da me per vedere, per lasciare un segno. Ho 5 libri già, anche voi credo lascerete una firma, un segno in questa galleria, insomma sono stati molti. Un ricordo di Battisti e Mogol. Il defunto Battisti e Giulio Mogol erano ospiti qui a Salvore, a Bassania vicino a me, li ho conosciuti all'epoca tutti e 2, nel futuro ho suonato con Achille Togliani, anche defunto. Suonavo all'epoca la batteria, ho fatto 30 anni di batterista, ho fatto un ultimo dell'anno con la Rita Pavone, con suo marito Teddy Reno, ho avuto il piacere di essere anche con Bobby Solo, sapendo Bobby Solo è nostro quasi concittadino perché i suoi abitavano vicino qui a Salvore. Insomma, poi cantanti croati a livello nazionale ne ho conosciuti e ho cantato e sto anche suonando e cantando certe volte ancora con dei grandi personaggi. Ma in questo scrigno cosa c'è? Di tutto e di più, tutte le piccole cose che fanno grande la storia nostra, che non stavano più giù nella galleria Fotoricordi, sono messe qua in questo spazio di 3 metri per 2 metri e mezzo, sono cose minuscole però che facevano parte della storia di Salvore, parlando in dialetto, ordegni di lavoro, cose minuscole, accendini, ma qualsiasi cosa piccola, minuscola,
è messa qua. Una piccola anfora delle cose trovate in mare, insomma orologi, anche un po' di tutto, in miniatura. C'è qualcosa di prezioso? La cosa preziosa l'ho giù. Ho trovato un coltello, essendo per 20 anni facevo il sommozzatore, ho trovato un coltello del fascismo italiano in uno scafo anche italiano affondato nelle nostre acque. Io ho anche qualcosa della guerra, ricordi miei, della famiglia, però che non vado adesso a raccontare ogni pezzo per pezzo. Insomma, sono qui in questo ambiente piccolo ma pieno di storia. Giulio Codiglia, che fa parte da sempre della comunità degli italiani di Salvore, come ama ricordare lui, oltre ad essere un eccellente musicista con la sua inseparabile fisarmonica, ma soprattutto è l'animatore di tante feste popolari e del Carnevale di Salvore. E così, prima di congedarsi da Salvore, ha voluto proporci un insolito duetto con Ferdinando Simonovic sulle note della Mula di Parenzo, poi il commiato da Salvore con una dedica speciale a testimonianza anche della nostra presenza, che resterà incastonata all'interno della sua dimora, crigno inestimabile di una vita piena di ricordi e di eventi che hanno segnato la storia della terra istriana. Tutto
macchia nera sul muso e una vecchia soffitta vicino al mare, con una finestra a un passo dal cielo blu. Se la chitarra suonavo, la gatta faceva le fusa ed una stellina scendeva vicina vicina, poi mi sorrideva e se ne tornava su. Ora non abito più là, tutto è cambiato, non abito più là. Ho una casa bellissima, bellissima come vuoi tu. Ma io ripenso a una gatta che aveva una macchia nera sul muso, a una vecchia soffitta vicino al mare, con una stellina che ora non vedo più. Ora non abito più là, tutto è cambiato, non abito più là. Ho una casa bellissima, bellissima come vuoi tu. Ma io ripenso a una gatta che aveva una macchia nera sul muso, a una vecchia soffitta vicino al mare, con una stellina che ora non vedo più. Move your body, na Sparugadi. Ah. Move your body, move your body. Move your body. La primavera si arriva e il prassega colora, tutti andemmo in cerca della più bella sparuga. Se mi son date qua, ti va di là, tanto oramai c'è quasi tutto in grumà. Quanto mi costa questa frittaia, senza spalletta e poca panzetta? Se devo pagare anche la tassa, io viser tutto quel che ne lascia. Finalmente sono andato col bastone mega aiutà, ma la deraca inter bosco la mega blocca. Ieri 4 sparusine, qualche bruscio qua e là, un madrasso che fisciava e mi son scampato. Quanto mi costa questa frittaia, senza spalletta e poca panzetta? Se devo pagare